I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Una buonasera a tutti e grazie per esserci. Volevo veramente ringraziarvi di cuore perché questo programma vive con voi, con noi più voi connessi. Cioè, uno senza l'altro non potrebbe esistere, per cui vi ringrazio di cuore per esserci. Chi di voi segue costantemente tutte le puntate, che ha la pazienza di ascoltare anche quando le puntate sono lunghe, di far parte di questa grande famiglia, no? Perché vi considero un po' tutti fratelli e sorelle in questo viaggio in noi stessi, in questo viaggio dove siamo connessi alla ricerca un po' di noi stessi e di essere più consapevoli e più coscienti di quello che stiamo vivendo. Ecco, per cui grazie. Volevo parlarvi di una cosa che è successa in questa settimana, perché giustamente, come alcuni di voi mi hanno scritto, ho detto: ma
perché non racconti mai niente di quello che succede, e giustamente racconto anche un po' le esperienze che succedono, perché ultimamente mi succedono un sacco di cose, per cui è giusto anche condividerle, perché la consapevolezza è anche condivisione. Quello che scrivete voi, quello che vivo io, quello che mi dicono anche altre persone, cioè è uno scambio di energia, uno scambio anche di buoni intenti, di andare avanti, di migliorare noi stessi. Ecco, questa settimana è stata una settimana molto difficile per me, perché allora, anni fa, forse 2-3 anni fa più o meno, ecco, c'è un'ascoltatrice della radio che ha cominciato a scrivere, che appunto che lei ascoltava sempre la radio, quella eccetera, siamo diventati in amicizia, ci siamo anche visti, è stata una persona presente, mi ha dato anche tante idee sulla radio, seguiva sempre tutto quello che facevamo, quando non funzionava qualcosa ci avvisava, per cui è stata una persona molto presente e con cui abbiamo avuto anche tanti scambi proprio anche a livello di riflessioni, di cose. Ha fatto parte anche del nostro club, veniva anche ai nostri incontri che si faceva appunto l'autunno scorso, quando ero via in Lapponia ci eravamo sentiti, perché là era tutto aperto, era tutto libero eccetera, in Italia tutt'altro, per cui era un po' disperato, un po' ci sentivamo, ci scrivevamo, gli dicevo appunto di non preoccuparsi, che cioè, le cose si sistemano, perché non è possibile che solo qui era così e il resto era tutto libero come niente fosse, per cui sai, ci siamo, diciamo, cioè io ho fatto del mio meglio appunto per essere presente, come lo sono sempre per tutti quelli che hanno bisogno, che si sentono eccetera. Io sono sempre presente per tutti, perché amo il mio prossimo come me stesso, anzi di più, perché me stesso so che riesco a cavarmela, mentre il prossimo, se magari mi chiama o chiede eccetera, vuol dire che magari non se la sta passando così bene, per cui cerco di dare ancora di più di me stesso, ecco, se riesco, sì. E così insomma, ecco, è andato avanti. La settimana scorsa purtroppo mi hanno chiamato dicendo che ha avuto un problema ed è in ospedale con un coma cerebrale, al che mi è mancato respiro, c'è un attimino di non sono momenti facili, ecco, per cui io ho detto ok, cosa posso fare, perché bisogna anche reagire, avere una testa fredda tra un pianto e l'altro, però cercare di essere coincisi in quello che uno può fare, perché disperarsi non porta a nulla. Ho detto ok, è una cosa che ho, è la fede, una fede incrollabile in Dio, in Gesù, nel mondo, cioè, per cui dico ok, io questo posso fare, posso pregare, mandare la mia energia, mandare i miei segnali, fare quello che posso. Non so se ho mai pregato così tanto come in questo periodo, però veramente ho pregato tantissimo. Ovviamente dici, come fai ad arrivare a quella persona? Metti tutti i tuoi intenti, la tua buona volontà, le tue energie sul suo telefonino, anche se ovviamente non poteva vederlo, però esatto, magari mando lì un po' di preghiere, un po' di audio, quello che sentivo, delle canzoni canzoni, dei messaggi in musica che parlavano appunto di risurrezione, di Dio, di Gesù, di fede, per cui da parte mia ho cercato di fare del mio meglio, ecco, tutto quello che potevo ero concentrato lì. Poi dopo cercavo notizie e dopo 2 giorni sono venuto a sapere che comunque una cosa che ha fatto, che è anche giusta, che magari può essere un buon spunto per ognuno di noi, aveva fatto una delega con la persona, il suo compagno, con le persone che frequentava in quel momento, aveva fatto una delega anche sanitaria, nel senso come se io delego
a una persona che se a me mi succede qualcosa, un infortunio eccetera, che non sono in grado di pensare a me stesso, tipo ad esempio vado in coma eccetera, quella persona si occupa di me e fa le mie veci come io mi occupo di quella persona. Qui può essere anche un buon spunto per ognuno di noi che non si sente da solo o in balia del primo esperimento di turno, per cui potrebbe essere una cosa interessante da sviluppare o da già mettere in pratica. Intanto già prendere un foglio e delegare qualcuno di cui ovviamente ci si fida ciecamente, perché si mette la propria vita in mano a quella persona, però almeno sappiamo che c'è qualcuno. Ecco, una cosa a cui mi ero sentito particolarmente non bene, anzi in colpa, è che non ho visto i segnali, preso dalle mie cose quotidiane, da questo programma che mi assorbe tanto, che sto portando avanti, da parlare con molti di voi, non avevo visto i segnali, perché purtroppo se le cose non si vedono che sono emergenze, si tendono a non vedere, a dire sempre dopo. Il primo segnale è arrivato un mese fa e mi ha detto: come mai nel programma, nel computer dietro di te non c'è più la barca a vela che ho regalato alla radio? E questo vi devo far vedere. Questa è la barca a vela che lei ha regalato per la radio e per il programma a cui era perché è ancora viva, particolarmente affezionata. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dirlo, ecco. E lì per lì l'ho cercata eccetera, perché sono stati rinnovati studi. Simone e la Domenica hanno fatto un ottimo lavoro, quello che vedete adesso nello studio è opera loro, perché io ero via su in Lapponia col camper per diverso tempo, per cui ovviamente le cose sono state rimosse, messe via, e questa l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo rimessa, ecco, per cui è stato il primo segnale comunque che lì per lì non avevo capito. Poi dopo mi ha detto: guarda, ci sentiamo, ci troviamo, così ci raccontiamo la vita, come va, come si fa tra persone che si conoscono. E dicevo sempre: sì, adesso sono preso da questa cosa, adesso prossimamente qua là, appena un attimo e track, è arrivato questo. E mi sono detto: io non ho visto i segnali, oppure non mi sono soffermato a vederli. E sicuramente queste cose succedono nella vita e bisogna farci caso, ecco, per cui se succede anche a voi delle cose genere eccetera, fateci caso, perché dopo, quando è troppo tardi, uno gli rimane questa cosa dentro, dice: se li avrei visti, magari una parola di conforto, un qualcosa, magari non gli sarebbe arrivato questo problema. Si pensa, non si sa, perché alla fine se è destino, però un qualcosa ti rimane, ecco. E allora veramente ho cercato di fare del mio meglio, del mio possibile eccetera. Poi quando ho scoperto che dopo 2 giorni di preghiere intense, che ho chiesto a tutte le persone che conoscevano anche lei, di pregare eccetera per la sua salute, perché si rimette in piedi eccetera, e ho scoperto appunto questa cosa qua e ho detto: ok, è giusto che sia così, che questa persona si occupa di lei, ed è giusto che io comunque non interferisco. Quello che ho potuto fare l'ho fatto, altro non ho potuto fare, era stata data per spacciata, per fortuna si era un po' ripresa, nel senso che non è peggiorata, per cui non so se grazie alle preghiere o all'energia o quello che sia, però qualcosa sembra che si sia ripresa. Però oltre quello no, perché mi sono detto: ok, c'è un limite e bisogna darsi un limite, perché può succedere una cosa contraria, nel senso, noi pensiamo per il nostro egoismo di tenere quella persona lì, e se invece il viaggio di quell'anima è destinata a continuare un altro viaggio e noi con la nostra energia la stiamo tenendo bloccata qui, è giusto? O è un nostro egoismo personale? Perché noi sentiamo la mancanza di quella persona, però in realtà magari il destino di quella persona è di continuare. Per cui, preso da questo dilemma, ho detto: ok, io so che ho fatto quello che potevo fare, oltre a questo non posso,
perché non sono nessuno, quello che posso fare è l'intento e basta, e la sua anima deve decidere per lei cosa vuole fare, se vuole continuare il suo viaggio, se vuole rimanere qua, se io ho fatto quello che potevo fare, ecco, e basta. Per cui ecco, questa è una cosa che volevo raccontarvi, non so se magari è successo anche a voi cose simili o meno, però mi sento di confidarmi con voi perché sono diverse puntate che le stiamo vivendo insieme, per cui vi racconto un po', ecco, i miei episodi, come alcuni di voi mi scrivono i vostri, e così, insomma, ecco, questo. Per cui lì mi sono fermato, perché un'altra cosa mi era successo con mio padre. Mio padre i miei si sono separati, avevano altre vite, altre cose eccetera. Una cosa con cui non mi sono mai dato pace, in cui ho raccontato a pochi, che io come figlio mi sono sentito che ho fallito, che non sono riuscito a tenerli insieme, però alla fine non puoi decidere per le sorti degli altri, però me la sono portata avanti per tanti anni, tantissimi anni, questo peso di fallimento in me stesso verso di loro. Per cui diciamo mi è riaffiorato questa cosa qua quando è successa questa cosa qui della Gianna, ecco. E mi ricordo la sera prima che mio padre partì per un mondo migliore, si presume, mi fece una telefonata lunga, non era suo solito, stava 5-10 minuti, 15 al massimo, lunga, non finiva più, una telefonata lunghissima, tipo un'ora. E io in quel periodo con il mio lavoro facevo diverse fiere eccetera. Quella sera stavo caricando un camion per andare a fare una fiera a Milano, anzi partivamo su con 2 camion addirittura, per cui ero preso da questo e dicevo cavolo quanto parla, quanto mi tiene al telefono, ma perché, se devo ancora finire di caricare i camion, domani mattina alle 4 devo partire qua là eccetera. Allora sì, stavo a parlare ma dicevo ok, è un altro giorno, qualcosa eccetera, e il giorno dopo partì. Per cui questi segnali delle volte non ce ne accorgiamo, e non ce ne accorgiamo finché è troppo tardi, e il giorno dopo quando te ne accorgi ti cade il mondo addosso. Per cui niente, un impegno lassù della fiera, tra lacrime e cose eccetera, ho dovuto andare avanti col mio lavoro, portare avanti e terminare tutto il mio impegno, perché avevo persone che avevano preso un impegno con me eccetera, dovevo portare avanti, non potevo mica abbandonarle. Per cui ho fatto 10 giorni di fiera così, questi stati qua. Nel frattempo sono sceso giù a Pordenone per il funerale, poi sono ritornato su a Milano eccetera. È stato veramente una prova abbastanza pesante, però l'ho superata, e ciò che non ti uccide ti rafforza. Per cui diciamo il significato di tutto è, che magari sto cercando di dire, è osserviamo i segnali intorno a noi e cerchiamo di volere bene alle persone che ci sono vicino, perché niente è eterno, noi, loro, nulla, cioè tutto è in prestito, il nostro tempo, il nostro corpo, tutto. L'unica roba che portiamo via è la nostra anima, per cui a parte quella il resto è così, è solo un momento, ecco. Per cui ci tenevo insomma a raccontarvi questa situazione che ho vissuto in prima persona e che magari può aiutare magari ognuno di noi a riflettere su quello che veramente stiamo facendo, quello che veramente vogliamo da noi stessi e chi ci sta vicino. Ecco, questo è così. Ecco. Poi un'altra cosa che avevo scritto: quando si accetta, cioè nel senso, ognuno di noi, cioè per come lo credo io,
cioè ognuno poi ha il suo modo di vedere la vita, però io credo che quando ognuno di noi accetta qualcosa di più grande, cioè tipo accetta che esiste Dio, che Dio è nel nostro cuore, noi siamo parte di Lui è in noi, cioè cominciamo a vedere a vedere il nostro corpo come un tempio in cui ospitare Dio, in cui Dio può anche manifestarsi attraverso noi, cioè nel senso noi possiamo portare anche la sua luce, il suo amore al nostro prossimo, se solo noi lo accettiamo. Per cui questa è una cosa che io sto sviluppando molto negli ultimi mesi, è una cosa che sto vivendo sempre più così, e vedo tutti come fratelli e sorelle, vedo tutti, anche chi non conosco, cioè per me sono tutti parte della stessa famiglia, tutti gli animali, gli insetti, le piante, non lo so, qualcosa sta cambiando in me. Questa è una cosa che sto vedendo e volevo appunto testimoniarla insieme a voi. Addirittura una cosa che mi è successo buffa oggi, praticamente sul lavandino ho lasciato l'umido, no? Con l'umido, ecco, e c'erano anche delle fragole, ok, e le fragole sono dolci, per cui in un modo o nell'altro sono arrivate le formiche alle fragole, io le ho viste là, ok, alcune le ho prese, le ho messe su un pezzo di carta e le ho messe fuori sul davanzale, così insomma non stavano in casa, ok, perché ho molto rispetto io per la vita, anche se è un insetto. È una cosa che ho sviluppato ultimamente, prima non ce l'avevo tantissimo, adesso molto di più, molto accentuata, e oggi lavando la tazza sul lavandino, praticamente ho appoggiato un po' forte la tazza sul lavandino e ho visto che tutte le formiche cominciavano a correre, tutte impazzite, tutte impaurite, e io ci sono rimasto malissimo, cioè ho pensato, ma io involontariamente però ho creato un trauma a un altro essere vivente, ed è una cosa che veramente ci sono rimasto male al punto che ho smesso di lavare la tazza, l'ho portata in bagno a lavare eccetera, e ho preso le formiche piano piano su un foglio di carta e le ho portate fuori. Per cui cioè, secondo me se ognuno comincia a sviluppare questa parte di noi stessi, comincia a vedere la vita con altri occhi verso il mondo, verso l'universo, verso l'energia che ci circonda, capire che Dio è il creatore di tutto quello che c'è intorno, e Dio è in tutto, per cui partendo da questo principio cominciamo a cambiare anche attitudine verso tutto, e comunque a farci anche rispettare, perché essendo che noi portiamo Dio nel nostro corpo, deve essere anche rispettato anche dagli altri, per cui se uno non ci rispetta lo evitiamo, perché non è giusto nemmeno verso noi stessi, per cui ti aiuta anche a responsabilizzarti di più, diciamo a portare amore ma anche a ricevere amore, per cui quello che tu sei dentro è quello che tu emani fuori, per cui se c'è un'energia che non è compatibile, che è negativa eccetera, la eviti. Se riesci a cambiarla bene, se non riesci a cambiarla la eviti, dice ok, ognuno segue il suo ed è giusto che sia così. Però cominciare a avere degli accorgimenti non è una cosa sbagliata, anzi c'è una cosa importante da fare, insomma, ecco. Questo, e per cui da là uno capisce che noi siamo ospiti di questo mondo, siamo ospiti della vita. Come ogni mattina ringrazio la vita per esserci, ringrazio gli alberi per la forza che danno, per il corpo sano che ho in cui abitare, per voi che io in questo momento sono ospite vostro, perché sono ospite del vostro tempo che mi state ascoltando, sono ospite dei vostri pensieri che mi state ospitando nei vostri pensieri, e questo è tanto, per cui vi ringrazio per ospitarmi, per essere qui, perché se voi non sareste qui forse non ci sarei neanch'io, starei a parlare con qualcuno, con una persona in mia conoscenza, ma
non sarei qui a fare questo programma da condividere insieme, perché il programma è nostro, è di tutti, e come ho detto nella puntata scorsa, prossimamente ci saranno altre persone in cui verranno occasionalmente a condurre il programma, magari insieme a me o magari al posto mio, perché è giusto che sia così, che il programma è di tutti noi, non è mio, è di tutti, ognuno di noi, e ognuno di noi è connesso a se stesso, non connesso ad Edward, ma connesso a se stesso, che io posso aiutare con delle riflessioni, con delle esperienze di vita, ben venga, ma non sono l'unico, ce ne sono anche altri, per cui chi di voi vuole venire a partecipare è benvenuto, e non necessariamente uno che ha un titolo o un qualcosa eccetera o un ruolo, perché sennò si cade sempre nei ruoli. Ok, uno che magari può avere un ruolo eccetera, ben venga, magari sa spiegare le cose meglio di me perché le ha studiate e magari riesce a spiegarle meglio, sicuramente sì, però quello che conta è quello che uno ha nel cuore, che non c'entra nulla con i titoli, i ruoli, ma è quello che uno ha da testimoniare in se stesso, e per portare un'illuminazione, un'ispirazione, un qualcosa al suo prossimo. Ecco, per cui questo ci tenevo a dirvelo. Okay. Ecco, adesso basta parlare di quello che mi è successo, magari nella prossima puntata volentieri, però questa sera con noi abbiamo Manuel, che è un mago, e lui ci spiegherà cosa vuol dire essere un mago. Per cui Manuel, benvenuto al programma insieme a noi. Aspetta che c'entro il microfono, che mi hanno detto che devo parlare qui. Ecco, sì. Buonasera a tutti. Ecco, i tutti sono là. Oh, sarà un'impresa titanica, te qua, loro là, il microfono. Ma ce la faremo, come il triangolo delle Bermuda. Buonasera, grazie intanto di essere tra questi ospiti. Ospite tu, ospiti loro, ospite io. Sì. Facciamo una cosa insieme, che peraltro, visto che abbiamo già sdoganato che sono un mago, è un po' uno dei principi della magia, che è il concetto di co-creazione, del fatto che noi siamo abituati come esseri umani a essere un po' superbi e a pensare di essere il centro dell'universo, di essere l'unica cosa che conta, e ci dimentichiamo tante volte che facciamo invece parte di un sistema fatto da tutto ciò che ci circonda, e che lavoriamo con quel sistema, e che dovremmo ricordarlo bene. Vedi quello che stiamo facendo al mondo quando pensiamo di essere meglio solo perché siamo la specie dominante sul pianeta, almeno da un punto di vista scientifico. E in verità uno dei principi fondamentali della magia è proprio il fatto che siamo tutte delle forze interconnesse che lavorano insieme per creare quella che i norreni chiamano la grande tessitura, e che dovremmo tenerlo presente e onorarlo. E questo io concordo, ed è una delle cose che dovremmo assolutamente recuperare. Detto questo, poi io, insomma, come mago ho, diciamo, studiato quella che è una via molto antica, che è quella della magia. È una via che accompagna l'uomo dai suoi albori. Possiamo dire che il primo modo che l'essere umano ha trovato per cercare di capire la realtà è stato proprio la magia, e che poi nei secoli si è trasformata, si è evoluta, e giacché uno dei presupposti del mago è quello di ragionare con la sua testa, è stato un sistema che è sempre poco piaciuto da un certo punto in poi al sistema di potere, perché una persona che pensa con la sua testa, parlavamo prima, no? I ribelli cosiddetti sono pericolosi all'interno di un sistema. Studiare la magia vuol dire cominciare a riconnettersi a quelli che sono delle grandi verità dell'uomo, che vengono declinate secondo tanti percorsi spirituali, e che quello che ho scoperto io studiando è che poi tutti hanno la stessa matrice, cioè tutti dicono un po' la stessa cosa, lo dicono con linguaggi diversi, con modalità diverse, ma alla fine uno dei principi, ad esempio, è che siamo nati per godere e non per soffrire, e che per fare questo dobbiamo sapere chi siamo e cosa vogliamo, no? Il famoso conosci te stesso. Io ho iniziato da bambino così e poi quando sono cresciuto ho cercato di trovare delle modalità che mi potessero far capire meglio questa cosa, e di conseguenza ho anche un po' studiato
per quello che dicevi tu prima, no? Che poi non è vero che i titoli garantiscano che uno sia più presente o più bravo, però magari aiuta talvolta a studiare, a spiegare dei concetti che possono sembrare complicati. E siccome la magia è un concetto complicato, io ho fatto del mio meglio anche per trovare un linguaggio, imparare ad usare un linguaggio che permettesse agli altri a capirla, perché oggi quando parli di magia tutti pensano alla superstizione, pensano al mago Telma, che ha una modalità espressiva molto, come dire, colorata, che non è per forza però quello che deve fare il mago. E quindi ho scoperto che tante delle cose che dice oggi la modernità, quindi la fisica quantistica piuttosto che la psicologia, non sono altro che elaborazioni con un linguaggio moderno di presupposti e concetti che in realtà conosciamo da millenni, e ho potuto portarlo nel mio lavoro. Quindi quando faccio il counselor, quindi quando le persone vengono da me perché hanno un problema, passiamo attraverso l'approccio magico, se possibile, se la persona è pronta a riceverlo, piuttosto che da un approccio magari più simile a quello di quello che è il coaching o di quello che è lo psicologo. E ho visto che quando alle persone ricrei lo spazio per la fantasia, si aprono, riescono ad avere una velocità di cambiamento molto più ampia. Questo è un po' in un calderone. Poi, se vogliamo specificarlo, io sono qui. Sì, ma esempio, noi siamo abituati magari a vedere il mago come il mago Houdini, un mago Simsalabim o qualcosa. C'ha a che fare con questo, No. il discorso, la magia? No, O no. cosa intendi dire te per magia? Cioè, Come la definiamo? sì, dici come tu? la definiamo? Perché se No, no, hai ragione, è tutto se no- ed è niente la magia. È vero. Cioè, cos'è che ti distingue a te come mago confronto un'altra persona che fa il Reiki o il counselor o quello che sia? Cioè, dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Allora, intanto la magia di per sé è una caratteristica che hanno tutti gli esseri umani, ed è la capacità che l'essere umano ha di creare la realtà. È una cosa che noi diamo molto per scontata, ma degli esseri viventi che conosciamo, quindi togliamo l'entità, che su quello sono dei discorsi un po' più raffinati, ma delle creature che noi conosciamo, l'unica creatura che può creare qualcosa che prima non c'era in maniera del tutto innovativa è l'essere umano. Anche gli animali creano delle cose, fanno le tane, il ragno fa la tela, però seguono uno schema che è sempre quello. L'essere umano, e lo vediamo, ha trasformato il mondo in cui vive. Questa capacità creativa è di fatto la magia. Dopodiché la differenza tra il mago e il non mago è che il mago ne è consapevole, e quindi se tu lavori su questo cambia proprio tutto il tuo approccio alla realtà e cambia proprio tutto il tuo modo anche di rapportarti alle persone, alle cose, al sistema. Quindi Crowley, che era un mago non proprio positivo del Novecento, diceva che la magia è l'arte attraverso la volontà di cavalcare le energie sottili per ottenere risultati concreti, che è una definizionona, ma ci spiega un sacco di cose. Ad esempio, Crowley parla di arte, perché è vero che l'obiettivo della magia è capire come funziona il mondo, però lo fa partendo dal presupposto che ogni essere umano è un individuo diverso e che quindi ognuno di noi ha una percezione delle regole che fanno funzionare il mondo diverse, una peculiarità che andrebbe assolutamente riscoperta, perché oggi siamo molto abituati allo standard, no? A cercare di essere in un certo modo perché il modello che ci propongono è quello, e quindi se sei fuori da quel modello sei spacciato. Io lo vedo, insomma, ogni volta che parlo del mio lavoro, dico che nelle sedute che faccio, ad esempio, uso i tarocchi, che sono uno strumento magico eccezionale, la gente rimane un po' così perché si fa un immaginario dettato dal fatto che non conosce, ma con quello strumento è possibile per me usare la mia arte per aiutare le persone a vedere cose che altrimenti non vedrebbero. E poi Crowley parla di energie sottili, che sembrano una cosa così misteriosa, ma la verità è che tutta la nostra realtà è fatta di energie sottili. Ce lo spiega oggi la fisica quantistica, dove ci dice che quando in un atomo il centro è fatto da un nucleo con le particelle che ci girano attorno, c'è un'energia che dice a quelle particelle che devono girargli attorno,
come c'è un'energia che ci dice che se ci lanciamo dalla terrazza ci spataflasciamo sul pavimento, perché la gravità è un'energia e quindi di fatto tutta la nostra realtà, che sia quella solida o sia quella meno solida, come può essere la voce, è retta da un'energia che la informa, cioè le dice quali regole deve seguire per realizzarsi. E quindi il mago ha l'arte di percepire queste energie e di cavalcarle, cioè di non piegarle, perché non si può piegare, ma di imparare ad usarle. Tanto che l'essere umano ha trovato il modo per volare, no? Ha dovuto cavalcare le energie sottili. Tutto questo lo fa attraverso la volontà, che è uno strumento straordinario. Diceva Saggioli, che è un psicoterapeuta importante italiano, allievo di Jung, che noi all'interno abbiamo un condominio praticamente, cioè abbiamo tante personalità, d'altronde abbiamo la personalità del figlio, del genitore, del marito, del lavoratore, e dice tutte queste personalità tirano ognuno da una parte che gli interessa, perché il genitore vorrà accudire il bambino, il lavoratore vorrà fare i soldi. Se vogliamo metterle d'accordo per ottenere un obiettivo, l'unico strumento che abbiamo è la volontà. Quindi quando noi vogliamo fortemente qualcosa, tutte le nostre personalità si orientano in quella direzione. E questa è una delle parti, se vuoi, più difficile dell'approccio magico alla vita, perché ti costringe a riconoscere che l'essere umano non è intero, come ci piace vederci, no? Tanti pensano un corpo, siamo questo, e no, cioè siamo un corpo, siamo una mente, e se vogliamo dirlo con un linguaggio moderno abbiamo un conscio e un inconscio, e noi non sappiamo tante volte che la nostra parte inconscia è molto più grande della nostra parte conscia, è quella che prende la maggior parte delle nostre decisioni. Una frase che a me piace tantissimo di Jung, lui dice: impara a rendere conscio il tuo inconscio, altrimenti lui ti guiderà e tu lo chiamerai destino. E il compito del mago è proprio questo, cioè trovare il proprio inconscio, imparare a percepirlo e a connettersi, perché se no la volontà di cui parli, io voglio una cosa, ma la vuoi veramente? A me capita spesso, le persone che vengono da me hanno problemi, per fortuna semplici, se no vanno dallo psicologo, ma uno dei grandi problemi di questo tempo, soprattutto per le donne, devo dire, è perché non trovo l'uomo della mia vita. È che siamo ancora abituati ad avere un'immagine di come una donna debba vivere, del fatto che debba sposarsi, avere dei figli, che molte di loro non si sono mai chieste se lo vogliono. Magari invece il problema è che mentre il nostro conscio associa l'idea del matrimonio, la sicurezza, la bellezza, perché questo ci hanno insegnato, il proprio inconscio magari viene da una famiglia che è stata disfunzionale e associa all'accoppiarsi con qualcuno al perdere la libertà. E se noi non troviamo quel nucleo lì, non riconosciamo che c'è una parte di noi che non vuole perdere quella libertà, passiamo tutta una vita a incontrare le persone sbagliate. Quindi dobbiamo fare un lavoro per la volontà di cui nella definizione, per allineare le nostre volontà, cioè capire cosa vogliamo nella pancia, capire cosa vogliamo nella testa e poi trattare, perché non è che deve vincere per forza l'inconscio o il conscio, dobbiamo allinearci e capire che cosa ci piace, con la finalità primaria di ogni percorso magico, che è trovare la felicità. Tutto questo si conclude nella definizione: la volontà come strumento per cavalcare le energie sottili e ottenere risultati concreti, che è la cosa fondamentale che ci separa un po' da alcuni dei percorsi spirituali di oggi che ci disincarnano un sacco, no? Che ci portano a presupporre che devi vivere la felicità in un modo astratto, ma in verità io credo, e lo sostiene il mondo magico ed esoterico, cioè se ci siamo incarnati qui, in questa magnifica materia, cioè è qui che dobbiamo essere felici, è qui che dobbiamo... quindi questa magia deve produrre dei risultati concreti che ci facciano star bene qui. Poi, quando, come dici tu, partiremo per il grande viaggio, scopriremo quello che c'è di materiale, che ribadisco, non vuol dire essere materialisti, non vuol dire pensare che tutto ciò che conta è la materia, vuol dire imparare a collegare lo spirito con la materia, perché è spettacolare la materia, ci fa fare delle cose bellissime. Pensate al fare l'amore, voglio dire, e lo facciamo attraverso il corpo, se sei allineato lo fai su tutti i livelli. Sì, diciamo che allora secondo me se abbiamo scelto
perché è una scelta essere qua. Se abbiamo scelto di venire qui e incarnarci in un corpo fisico è perché volevamo vivere l'esperienza fisica. Certo. Se no Sono rimanevamo d'accordo. anime e spiriti in un altro ambito e non saremmo venuti qui. Esattamente Perché questo. ovviamente anche tanto è la felicità, tanto è anche il dolore, la sofferenza, è pari passo. ma certo, non ce n'è uno senza l'altro. Però dal momento che siamo scesi dobbiamo anche vivere il nostro corpo ed essere connessi e capire cosa ci dà veramente felicità, gioia, come dici anche te, cioè usufruire delle cose positive del nostro corpo, dire senti che buono che è questo gusto, Mamma mia. senti che bello che è fare l'amore, senti che bello è annusare questo fiore, usare tutti i nostri tatti che abbiamo, però allo stesso tempo non esserne schiavi. No, ma sono Perché d'accordo. dire ok sì, ma non posso farlo sempre, perché sennò anche la cosa più bella facendola sempre diventa monotona, per cui devi dosare e assaporare, sapere comunque sia che è legata a quel momento, tipo il famoso Carpe Diem, è legato anche a quel corpo, a quel momento, a quella esperienza, Situazione, diciamo, certo. che poi ogni giorno l'esperienza sarà diversa, anche se Certo. uguale, perché avrà un altro sapore, avremo un'altra cosa in mente, avremo un'altra predisposizione, sarà Lo dicevi tu prima, continuo. nulla perdura, no? Tutto si trasforma, questo è indubbio, ma è anche, come dici tu, vero che la sofferenza fa parte del meccanismo, cioè il punto è l'intenzione con cui parti, perché noi purtroppo veniamo da qualche millennio di una struttura patriarcale e anche cattolica, ma fraintesa, nel senso che non è il problema il cattolicesimo, è come è stato strumentalizzato, che ci ha convinto che siamo nati per soffrire, che dobbiamo qui stentare per poi guadagnarci il paradiso. Un attimo, questo parlo di quello strumentalizzato. Sì, è stato indottrinato, Cioè, ma certo, perché se noi sì, guardiamo la sì, vita sì. di Gesù Cristo, che ha vissuto fino a 33 anni, non è che la vita di Gesù Cristo erano solo gli ultimi giorni in cui era su una croce, Assolutamente no. faceva miracoli, portava gioia, portava felicità. Purtroppo queste cose non vengono dette, non so vengono perché. sottolineate. Esatto, che è la parte più importante. Certo, Gesù è amore, cioè è non chiaro, è solo è sofferenza, chiaro, è amore però- ed è gioia. Io lo dico sempre scherzando, ma il primo miracolo di Gesù ha trasformato l'acqua in vino, cioè era un festaiolo Gesù, ed ha portato questo messaggio, solo che purtroppo ci è stato venduto in una maniera diversa, per tutta una serie di motivazioni storiche, no? Adesso senza andare... E questa cosa qui, che è stata percepita in questa maniera, ci ha fortemente condizionato, per cui molti sono persuasi che non siamo qui per godere, ma siamo qui per... Tu pensa, io lavorando con i percorsi di crescita, una delle strutture linguistiche che più si usa è adesso lavoriamo su me stesso. Ma perché dobbiamo lavorare? Adesso giochiamo con me stesso, perché già l'idea di dover lavorare su me stesso, magari per risolvere un problema che ho, mi mette già nella condizione di un macigno sulle spalle, e giochiamo, siamo qua, come dicevi tu, per fare esperienza, e chi ha detto che deve essere una brutta esperienza? Una volta che si capiscono le chiavi, quella che noi chiamiamo crisi può diventare un'occasione, poi parametrato le situazioni, perché come raccontavi tu all'inizio, è chiaro che ci sono situazioni più facili da attraversare, mi hanno licenziato, e situazioni, perché è rimediabile, e situazioni molto più difficili da accettare, un lutto, perché quello non è rimediabile. Quindi è chiaro che entrambe sono occasioni per imparare qualcosa, ma come semplicità nel gestire l'una o l'altra c'è una differenza, ma che ci dobbiamo anche riconoscere perché siamo umani, e il bello è proprio la possibilità che presuppone la magia di essere centrati su se stessi e quindi di accettare che quello che accade noi lo possiamo cambiare, cambiando interpretazione, imparando a chiederci non che cos'è, ma a cosa serve, cosa ci ha insegnato, perché è accaduto. Questo è uno dei presupposti che fanno la differenza in antropologia tra quella che è l'antropologia etica e l'antropologia emica. Adesso senza entrare nel dettaglio, però i primi antropologi erano i colonizzatori e quindi quando incontravano le popolazioni sciamaniche la loro impressione era di popolazioni primitive, perché pensavano che non avessero nessi logici. In verità, quando a uno sciamano cade la capanna e sotto magari c'è un suo compaesano, non è che lo sciamano non sa perché è caduta la capanna, cioè che magari aveva il palo tarmato o marcio.
è che lo sciamano fa un passaggio in più e oltre al causa-effetto che vedono tutti si chiede: ma perché è successo proprio nel momento in cui c'era il mio compaesano sotto? Ed è questo salto di pensiero che fa la differenza tra il mago e il non mago, e che è la cosa che secondo me tutti noi dovremmo riprendere in mano, cioè ricordarci che quello che accade ha valore non per ciò che è, ma per quello che significa per noi. E tante volte i significati che noi attribuiamo agli eventi non sono dettati da ciò che sentiamo, ma da ciò che ci hanno detto che dovremmo sentire. E questo è metà dei problemi che noi abbiamo. E l'approccio magico insegna proprio invece a riappropriarsi del proprio potere personale, che passa dalla presenza, dal conoscersi e quindi dal fare un viaggio straordinario, anche se talvolta impegnativi, dentro di sé, perché tutti noi abbiamo dei traumi, tutti noi abbiamo delle situazioni che ci hanno condizionato e di cui tante volte non siamo consapevoli perché agiscono sul nostro inconscio e non sul nostro conscio. E quindi il famoso conosci te stesso sul tempio di Delfi parlava di questo, cioè del fare un viaggio dentro di noi per sapere chi siamo, perché se sappiamo chi siamo allora sì che possiamo creare una realtà che ci rispecchi. E se invece siamo tutta una confusione, non sappiamo chi siamo, magari pensiamo anche che siamo destinati alla sofferenza, ci creeremo una realtà di sofferenza che... Perché mai, voglio dire, io sono fermamente convinto che invece siamo qui per creare un universo, co-creare in realtà, perché per l'amor del cielo c'è chi ha creato per noi, no? Ma per continuare in questo modo a creare. La Bibbia d'altronde ce lo dice, l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Ciò che ci ha dato di straordinario è proprio questo potere co-creativo. Noi secondo me scivoliamo sulla parte del a immagine e somiglianza, pensando qualche volta nel nostro delirio di onnipotenza di essere uguali e quindi di poter fare meglio, e lì ci freghiamo. Cioè se noi imparassimo invece a stare al nostro posto e a accontentarci di creare la nostra realtà senza voler cambiare quella degli altri, senza voler, potremmo fare delle cose straordinarie insieme, peraltro, perché, e lo dicevi tu all'inizio del programma e io continuo a sottoscriverlo, non possiamo creare nulla da soli. Da soli non... Sì, possiamo, ma anche la stessa felicità, no? Io sono anche un gran solitario di mio, quindi sto bene a casa mia con un buon bicchiere di vino e magari un buon film. Molto bene, ma non sarà mai come quando quel bicchiere di vino lo condivido con un amico, ci parliamo, condividiamo. Quel tipo di felicità lì è sempre un po' più alta, no? Insomma, io di solito nei miei corsi, per dirlo in maniera più seria, faccio il paragone con l'autoerotismo. È molto bello, ma in due è sempre più divertente se la controparte collabora con te, no? È un po' questo. E di questa cosa, secondo me, dovremmo riappropriarci, ed è qualcosa che la magia sostiene da secoli. La magia è un tentativo dell'essere umano di capire come funziona lui per primo, per poi capire come funziona il mondo. D'altro canto, sulle tavole smeraldine, che sono uno dei principi della magia, c'è incisa la famosa frase: come dentro, così fuori, come in alto, così in basso. Quindi se io imparo a conoscere il mio dentro e a trasformarlo, inevitabilmente trasformo il mio fuori, che si vede in maniera banalissima, perché detto così sembra un concetto aulico, ma quando io sono contento, le persone che ho attorno sono contente, quando hai la giornata storta abbassi l'energia inevitabilmente degli altri, a meno che tu non abbia la fortuna di avere attorno persone molto consapevoli che quindi reagiscono e probabilmente riescono ad alzare anche la tua. Una domanda, ma perché dici il dentro devi trasformarlo con il fuori? Cioè, non ho capito bene quella frase, cosa intendi dire? Perché se uno è se stesso non ha bisogno di trasformarlo. Beh, allora intanto per essere se stessi normalmente si fa un percorso. C'è chi è fortunato e nasce perché integro. Un percorso? Perché noi nasciamo noi stessi, ma nasciamo in una famiglia, nasciamo in una società, nasciamo in una cultura, e quindi tutte quelle cose che abbiamo spontanee quando siamo da bambini, piano piano ci vengono un po' cesellate per adattarle al contesto in cui veniamo. Quindi, ma da chi?
Dai genitori, dalla società, da quello che vediamo in giro, ma non è fatto con cattiveria, è una cosa che accade normalmente. Se io nasco in Italia, a Udine, comunque ho tutta una serie di input diversi da uno che nasce in Sicilia, e magari io avrei il carattere siciliano, bello espansivo, ma essendo nato in Friuli può essere che un po' mi venga attutito. Ora ci sono caratteri molto fortunati che resistono molto bene a questo cambiamento, e altri che sono un po' più condizionabili, ma come è normale, che finiscono col nascere come un bambino di un certo tipo, vedere le cose, percepire, avere creatività, fantasia, e che poi pian piano perdono questa cosa che è il famoso problema di crescere. E quindi a un certo punto della vita di solito ti arriva quell'illuminazione dove dici: ma cavoli, ho fatto tutto per bene e non sono contento. Di solito quando accade questo, le persone cominciano a fare un percorso che toglie il superfluo per ritornare a scoprire quella che è la loro vera natura, che poi è quella che li fa essere felici, perché quando sei te stesso, quando sei allineato, quando sei quello che sei veramente, sei sempre felice, no? E a quel punto, quando tu sei felice, trasformi inevitabilmente anche l'esterno, perché se sei felice, sei creativo, sei propositivo, vuoi bene agli altri, li aiuti a fare quello che hai fatto anche tu. Se invece sei frustrato, sofferente, magari dici anche che non è colpa tua, ma è che è colpa degli altri, dell'universo, di Dio che non ti vuole bene, crei una realtà molto pesante. Però se tu hai avuto dei genitori comunque che hanno sempre creduto in te e ti hanno lasciato sviluppare la tua predisposizione, perché da piccolo tu sei nato con una predisposizione, certo. Okay? Allora, se i genitori credono in te e ti fanno andare avanti con la tua predisposizione, il tuo intuito, la tua, diciamo, quello che vuoi essere, e ti appoggiano senza farti indottrinare da l'inculcatore di turno, lo chiamo, il professore, questo, certo. cioè che lui ha la sua visione, ti inculca la sua visione, ma il genitore crede in te e dice: ok, anche se vai a scuola ti faccio io la scuola parentale, che comunque se andare a scuola non è d'obbligo, l'istruzione sì, ma la scuola no. Per cui benissimo, un genitore dice: boh, ti istruisco io in base alle tue qualità, oppure ti mando da questa situazione in cui puoi sviluppare te stesso, eccetera. Allora io dico, se tu cresci ascoltando te stesso, avendo chi ti appoggia, il genitore che ti appoggia in quello che tu sei e vuoi essere, ma non con piacere per avere dei buoni voti a qualcuno che ha una sua visione diversa dalla tua, magari anche distorta, cioè queste cose, forse tu cresci più in allineamento con te stesso e non hai bisogno di fare questo percorso di deprogrammazione. Sono d'accordo, però quanti possono vantare genitori così fortunati? Hai capito? Ma noi ne abbiamo parlato, no? Un po' prima, cioè secondo me tu non riconosci la peculiarità della tua situazione. Sì, perché forse avendola vissuta per me è normale. Per te è normale, ma è una cosa straordinaria. Io lo dico sempre, io sono stato fortunato. Però tanti sono così, Io ti dico, in Italia è particolarmente così. In Italia è uno dei posti secondo me peggiori al mondo in cui crescere come indottrinamento. Cioè, già tu vai in America, negli Stati Uniti, in Inghilterra, o comunque nei paesi anglosassoni, cioè l'individuo viene valorizzato, non viene inculcato, indottrinato come una pedina. Cioè, per cui io ti dico, cioè, è stato anche, avendo una madre inglese che ha doppia fortuna, quindi. Sì. Per cui per questo io ti dico, cioè, secondo me chi è un genitore dovrebbe dire: ok, io credo in mio figlio e lui deve portare fuori quello che lui ha dentro nella sua indole, non certo. quello che un insegnante di turno vuole che inculcargli nella sua testa, cioè, e così cresce anche meno complessato, con meno problemi, più sicuro in se stesso, le sue qualità, mamma mia, si trova prima, si scopre prima, sì, però tua mamma non solo era inglese, era anche un artista. Sì. È già una combinazione molto particolare, no? Che porta in condizioni di apertura. Poi sai, cioè, è anche vero che un po' è compito dei genitori incasinare i figli, perché se no i figli non faranno mai il loro di percorso, no? Un po' questa cosa ci sta nel gioco della vita, del trovarsi.
devo dire che sicuramente sarebbe bello avere genitori, ma anche insegnanti così illuminati, cioè insegnanti che siano lì per aiutare i ragazzi a credere in se stessi, scoprirsi, trovarsi. Ma questo non c'è dato e forse fa parte del sistema. Forse è parte del sistema che uno debba un po' lottare per scoprire chi è, così una volta che l'ha conquistato gli rimane bello solido, no? Sì, però purtroppo tanti vengono indottrinati e il genitore lascia che vengano indottrinati i suoi figli prima a scuola dall'insegnante di turno che ha la sua trip, poi dopo la televisione che ha un altro trip, cioè praticamente questo prende e viene sodomizzato dalla mattina alla sera e cresce con 3000 problemi di insicurezza, che ha paura di essere se stesso perché ha paura di tutto, di essere diverso soprattutto. Sì, perché non è cresciuto sicuro in se stesso, conoscendo se stesso, certo. È cresciuto essendo sempre ipnotizzato da qualsiasi cosa che gli è stato dato e senza la guida dei genitori che hanno detto no, credi in questo, sì, quello no, fai questo, cioè, capito, almeno perché se non credi nei tuoi genitori che ti danno una guida, chi devi credere? No, in tuo cogito? Cioè, siamo d'accordo, cioè, infatti è un compito arduo quello del genitore, e dal punto di vista magico la prima cosa che dovrebbe insegnare a un bambino è a sentirsi. Certo. Perché noi abbiamo tutte le risposte dentro, abbiamo dei segnali molto chiari di ciò che ci piace, di ciò che non ci piace. È chiaro che poi se te li anestetizzano, quando diventi grande ti cominci a porre le domande, giusto o non è giusto, e lì sei fregato. D'altro canto fa parte del percorso. Io riconosco da un lato che essere genitore deve essere un'impresa titanica, io non lo sono, e dall'altro che non dimentichiamolo che i genitori a loro volta sono figli e quindi potrebbero aver subito lo stesso meccanismo e quindi non fanno altro che riproporre quello che hanno imparato. Lì sarebbe bello che la gente imparasse di nuovo a condividere, perché uno dei problemi che noi oggi abbiamo è che la gente si parla poco, si confronta poco ed è abituata a confrontarsi per avere ragione e non per capirsi. Questo meccanismo terribile che si sta instaurando, e la TV, non me ne si voglia, è uno degli strumenti principali di questo, perché hai un interlocutore che ti dice delle cose a cui tu non puoi rispondere. Sì. È una telefinzione, è una narrativa che ti narrano quello che vogliono, per un po' credi anche gli elefanti che volano, per un po' ti fanno credere quello che vogliono. Però tu pensa, no? Uno che ti distorgono tutto. È abituato, perché gli hanno insegnato così, che deve lavorare un sacco di ore, arriva a casa stanco, accende la TV e si mette lì in maniera passiva, una forma di ipnosi veramente terribile, perché a differenza di una volta che ti trovavi a cena e con la famiglia parlavi e ti confrontavi e crescevi, magari anche scontrandoti in maniera pesante, però lì hai questa cosa che ti vende quello che qualcun altro ha scelto che tu devi comprare. E noi forse no, perché siamo tutti e due giovani, ma non giovanissimi, ma le nuove generazioni sono cresciute con questa realtà. Tu pensa quindi quale meccanismo difficile hanno da vincere per riappropriarsi del parlare, del comunicare, del crescere, del condividere, di quanto è bello stare insieme. E lì servirebbero più maghi e più streghe. Io sono molto convinto di questo, di gente che vuole pensare con la sua testa e vuole creare una realtà che gli piaccia. Io sto pensando una cosa. Tu pensa negli anni 60, negli anni 70, che praticamente si guardava poco la TV. Ognuno era originale. Ognuno certo. è se stesso, ognuno ascoltava una musica diversa dall'altro, aveva una sua ideologia, diceva da grande voglio far questo, far quell'altro, si comunicava, perché la musica erano messaggi in cui ti trasmettevano un qualcosa e ti facevano risvegliare qualcosa in te, perché tu mentre ascolti una musica sei libero di pensare un'altra cosa, puoi fare un'altra cosa, hai un altro entusiasmo, eccetera. La TV è un'immagine,
per cui tu sei bloccato e ipnotizzato da quell'immagine, certo. e non puoi neanche più pensare, perché il tuo pensiero va sull'immagine. Esattamente. E l'immagine ti coercizza la tua mente. Assolutamente. Per cui tu sei bloccato lì, e in base a quella immagine che tu vedi sei felice, sei triste, sei certo. questo, sei quell'altro, e loro studiano le tue reazioni, soprattutto attraverso i social, vedono dove tu metti un click, dove metti un like, Certo. dove ti soffermi, dove non ti soffermi, e sanno benissimo, ti fanno i raggi X della tua persona. Assolutamente. E sì. da là capiscono cosa proiettare. Certo. Per cui noi siamo praticamente dei beni di consumo. Io sono d'accordo, e dal punto di vista del mago, Ma perché questo... vogliamo esserlo? Vabbè, Perché è perché un ci attimo comoda, spegnere tutto. perché esatto, questo sicuramente, io sono d'accordo, ma tu pensa che solo a leggere un libro, almeno mentre leggi un libro c'è una parte attiva di te, perché quello che tu leggi te lo devi immaginare, invece con la TV non hai neanche quel compito lì, quindi sei in uno stato, chi conosce l'ipnosi, comatoso. sei in uno stato di completo rilassamento, quindi vicino a quella che è considerata la trance, in cui ti vengono passate delle immagini, dei suoni, dei colori, tutti strutturati in una determinata maniera, e quindi a livello magico è tecnicamente una maledizione, cioè hai qualcuno che sta cercando di plagiarti a fare quello che vuole. Poi non demonizziamo la TV, che fa anche delle cose straordinarie, permetterebbe di avere accesso all'informazione, è che viene usata male. E come dici tu, principio della magia, la responsabilità. Pertanto, responsabilità di ognuno, spegnerla, opporsi in maniera critica rispetto a quello che gli dà. Io quando ero ragazzino mi ricordo, per fare un esempio molto banale, una pubblicità a metà del film. Sì. Siamo arrivati ad accettare, io non la guardo la TV, ma mi parlano di 5 interruzioni pubblicitarie durante un film. Cioè, com'è che l'abbiamo accettato? Dov'è che ci siamo persi? Perché lì era una roba che è l'utente che dovrebbe arginare, no? Però per farlo deve assumersi la responsabilità e il potere personale. E secondo me oggi abbiamo un po' perso questa cosa del potere personale. Guarda, ti faccio un esempio, io uso i tarocchi nelle mie sedute. La prima cosa che devo dire costantemente è: guarda che io non ti faccio una lettura del futuro, cioè il tarocco non serve a leggere il futuro. Perché? Non perché sia impossibile in astratto, ma perché se tu vieni da me e io ti dico cosa accadrà domani, che cosa ho creato? Qualcuno che vivrà in attesa che quello che io gli ho detto si realizzi. Se poi si realizza, creo pure dipendenza, perché questo qualcuno, appena si è realizzato, tornerà da me per sapere cosa succederà dopo. Il tarocco non ha questo scopo, il tarocco serve a capire qual è la tua situazione attuale e cosa ti impedisce di ottenere quello che vuoi. Se lo utilizzi così, intanto ti conosci, e soprattutto io ti mando fuori da casa mia facendoti riappropriare della tua responsabilità, perché io ti aiuto a scoprire che cosa ti impedisce di raggiungere il tuo risultato, ma poi sta a te decidere se superare la questione e ottenere quello che vuoi. Questa cosa qui, che dal mio punto di vista è straordinaria, perché significa trasformarti, tra virgolette, in un mago, cioè rifarti appropriare del tuo potere personale, aiutarti a vedere qualcosa che non vedevi perché non ti hanno insegnato come farlo, e poi tu vai e conquisti il mondo. In moltissimi rimangono molto delusi, perché siamo abituati ad avere la pappa pronta, perché l'idea di dover andare a conquistare qualcosa ci fa paura, ma la conquista è una cosa straordinaria. Andare e sapere di poter trasformare la nostra realtà, poter portare fuori quello che abbiamo dentro e essere noi protagonisti, anziché essere sempre il migliore amico del protagonista, è una cosa straordinaria che si è persa. È uno dei cardini della magia, è sempre stato questo: il mago è qualcuno che sa chi è e si assume la responsabilità delle trasformazioni che crea nella sua realtà. Dal mio punto di vista spettacolare. Mi viene in mente una cosa, no? Allora dico, ok, allora noi dici essere connessi con se stessi, essere responsabili e vivere quello che si vuole essere, perché ognuno può essere quello che decide di essere. Certo. Siamo noi i timonieri della nostra barca, siamo noi i responsabili della nostra sorte, siamo noi che dobbiamo essere connessi con se stessi, avere una visione chiara e arrivarci. Cioè, come uno che guida una barca e dice: ok, mi faccio questo piano di viaggio, questi sono gli ostacoli, queste sono le vie a seguire, questo posso scoprire, questo meglio non andarci, e uno decide nella sua vita cosa fare. Dovrebbe, quantomeno. Dovrebbe, ma di logica così. Perché
soprattutto qui da noi ci sono così immaturi. Cioè io mi chiedo, allora io dico, no, perché mi faccio sta domanda, no? Perché io viaggio spesso e guardo come fanno in altre nazioni, dice ognuno si assume le responsabilità, giusto o sbagliato che sia, se la fa, punto, la vita è sua, dice io se me la vivo, basta, giusto che sia, con rispetto verso il prossimo. Certo, va bene, okay. questo. Qua uno sta fermo sul divano e fa clic aspettando che ci sia un messia là in TV che gli dica come vivere la sua vita e lui dice no, colpa sua che mi ha detto, cioè no, colpa mia che ho accettato, non è colpa sua che mi ha detto, cioè lui ha detto la sua visione, ma io ho accettato di vivere la sua visione, qui la colpa me la do a me stesso. Invece no, allora non fanno nessun passo aspettando che l'altro gli dia la pappa pronta, poi se non è pronto, non è cotta giusta, è colpa sua. Certo. Cioè, allora io mi chiedo, da dove deriva tutto questo? Allora, guarda, siamo allineati perché proprio il discorso che facevo è questa tendenza che abbiamo. Allora, io sugli altri paesi non lo so perché non ho mai viaggiato così tanto e non sono mai rimasto così tanto in un posto per poter vedere questa cosa. Noi in Italia ce l'abbiamo sicuramente ed è questa disperata speranza che ci sia qualcuno che ci dice cosa fare. Personalmente, ma qui mi assumo la responsabilità di questa idea, io credo che derivi da 2000 anni di patriarcato ecclesiastico che ci ha raccontato che in realtà noi siamo qui per fare tutto quello che è già stato scritto per poi sperare di guadagnare paradiso e inferno. Purtroppo da questo punto di vista, stravolgendo peraltro secondo me quello che è l'insegnamento base del cattolicesimo, non parliamo del cristianesimo mistico che è una roba straordinaria e anzi è molto attiva, ci siamo un po', secondo me abbiamo pagato un po' il fatto di essere il cuore del cattolicesimo, ma inteso appunto come quel cattolicesimo strumentale che si basava sul potere reale, e questa cosa un po' ci ha strutturato, non c'è niente da fare, perché se tu vai a dottrina da bambino ti insegnano che devi obbedire, devi stare buono, che Dio ti guarda qualunque cosa tu faccia, quindi dopo devi confessare i tuoi peccati perché Dio sa cosa hai fatto e poi ti punirà. E sembra di no, ma tu lo dici così a un bambino e gli strutturi tutta una visione dove lui è sempre piccolo e non si prende mai il coraggio di dire io vado e provo. Da un punto di vista culturale credo che questo sia il problema, ma tant'è che tutte le voci che ci sono in qualunque ambito, che invece parlano di ragionare con la propria testa, sapere chi si è, assumersi le proprie responsabilità e godersela, perché assumersi grandi responsabilità vuol dire avere grandi poteri, perché se tu ti riconosci la responsabilità di quel che accade, ti assumi anche il potere di trasformare ciò che accade. Tutti questi soggetti di solito o pazzi, o strani, o rivoluzionari, o banditi, e quindi se mancano modelli alternativi, tu considera che comunque maghi e streghe venivano bruciati fino a poco tempo fa, ma noi pensiamo ai maghi e alle streghe, ma Giordano Bruno, che è uno dei grandi filosofi, studiosi della cultura italiana, anche mago, è stato bruciato il Campo dei Fiori, credo alla fine del Seicento, cioè qualunque pensiero alternativo che parlasse di libertà, di potere personale, di assunzione di responsabilità, di bellezza, nel nostro paese è stato sempre osteggiato, a meno che non abbia trovato delle vie alternative per esprimersi, di solito per fortuna nell'arte. Quindi noi abbiamo in Italia un patrimonio storico e culturale artistico straordinario, e tante volte se noi sapessimo leggere cosa c'è scritto tra le righe delle opere, tu pensa che solo la Divina Commedia è un'opera assolutamente esoterica che gli esoteristi hanno studiato per secoli, perché dentro c'è tutta la visione magica di come è costituito il cosmo, di come funziona, e quindi la retrovia nostra è stata questa. Pertanto le nostre grandi voci di solito in Italia sono stati gli artisti, e purtroppo in questo periodo storico ne abbiamo molto pochi, il che secondo me è significativo.
Perché perché ne abbiamo così pochi in questo periodo, secondo te? È perché abbiamo perso questa cosa, per cui ci manca, cioè, Ma è qualcuno persa o ce la siamo fatta togliere? No, beh, ce la siamo fatta togliere sicuramente. Io sono un ottimista, dico persa. Preferisco persa perché penso, ed è una cosa che io vedo, che ci sono soggetti ottusi, e vabbè, fa parte della vita. Sempre stati quelli, e quelli fanno parte del meccanismo, ma tante persone che io incontro per il mio lavoro hanno veramente solo bisogno che qualcuno gli dica: ma guarda che non stai sbagliando, guarda che quella cosa lì che tu senti è vera. Io sento, ormai io compio 27 anni ogni anno da tanto tempo, ma sono andato un po' oltre, e quindi sento tanti miei coetanei che, come chi prima di noi, parlano male dei giovani di oggi, che sono molto vero su alcune cose, ma io ho la fortuna di conoscere dei giovani. Ci sono 2 ragazzi che seguono la mia parte social perché io non sono capace. Cavoli, questi qua parlano con me di esoterismo, di evoluzione, di magia, di crescita personale. Quindi i ragazzi di oggi non sono così limitati come ci vogliono far credere, è che hanno bisogno solamente di qualcuno che creda in loro e che gli dica: guarda che queste cose che tu senti sono vere e siamo noi che abbiamo sbagliato a non metterle in atto prima. Io comunque, adesso ho superato appunto abbondantemente i 27, sto per entrare in una nuova decina che non è quella dei 30, e per arrivare a fare di quello che faccio il mio lavoro, comunque ho dovuto lottare contro un sistema veramente che dici: ma non faccio male a nessuno. Qual è il problema se per fare una seduta di coaching o, se vuoi, di counseling uso i tarocchi che li abbiamo in Italia dal 1300? Mamma mia, sembra che stai ammazzando qualcuno. Perché? Perché è un modo alternativo, perché è un modo antico, perché è un sistema che porta la gente a pensare con la propria testa e a conoscersi, e persone così diventano indipendenti. E per tornare al discorso di prima, non le puoi continuare a imboccare con quello che vuoi tu, perché a un certo punto una persona che pensa con la sua testa si chiederà: ma quello che mi metti in bocca mi piace? E questo, secondo me, per il sistema che è stato costruito, ma adesso senza demonizzare o pensare ai grandi cattivi, è la storia dell'essere umano, viviamo di curve. Siamo passati dalla Magna Grecia al Medioevo, dal Medioevo al Rinascimento, e saremo in un periodo lì di passaggio, no? Però se chi ci crede non si offre a questi giovani, li abbiamo persi, non possiamo. Abbiamo bisogno di credere in questi giovani, sono straordinari. Oddio, io vedo più lati, perché ti spiego anche il perché. Quello che io vedo adesso è, sì, da una parte, ok, tanti sono persi, insicuri, eccetera, perché vittime, diciamo, dei media, vittime anche del sistema di turno, vittime di quello che si fa vedere, dice seguite me, come si chiamano là gli influencer. L'influencer, sì, influenza, no? È una sonanza pericolosa, vero? Tra l'altro, sì. Si diffondono più velocemente. Per cui praticamente il problema loro, secondo me, è il genitore che non gli dica credi in te stesso, vai avanti in te stesso, perché è il genitore che deve dare l'impronta al figlio. Dal momento che l'ha messo al mondo, l'ha tirato su, gli ha dato, ha investito su di lui il suo tempo, i suoi soldi, il suo amore, su tutto. Zio Billy, cioè, ma tiralo su, no? Cioè, o lo fai tirare su dagli altri, dalla TV, o da un psicopatico di turno. Guarda che devi avere un genitore molto allineato, perché veda allineato con se stesso, intendo, perché veda in un figlio straordinario qualcosa di buono. Perché ti faccio il mio esempio. Io sono stato fortunato perché mia mamma attribuiva la mia visione della realtà alla fantasia. Quindi io le dicevo parlo con le fate e lei mi diceva che cosa ti hanno detto, no? Quando però a un certo punto io sono passato dalla fase del bambino a quella dell'adolescente, in cui tutto quello che io percepivo come realtà e che sentivo e che facevo avevo bisogno di strutturarlo, ho cominciato a comprarmi dei libri, a studiare delle cose, e mia mamma ha cominciato a capire che non era tutta fantasia, che c'ero dentro davvero. E mia mamma questa cosa non l'ha vissuta tanto bene. Quando io ho iniziato a fare corsi di tarocchi, a usare i tarocchi nelle sedute, quindi a farlo come lavoro, cioè mia mamma era terrorizzata perché si chiedeva:
e credo che non abbia mai dubitato della mia straordinarietà, ma si chiedeva: come affronterai il mondo facendo questa cosa strana? Qual è il mondo? Ma cioè, io posso dirtelo, e sono sempre stato abbastanza estroverso, quindi a me non me ne frega niente, anzi mi diverto. Poi quando parli di magia, scettici o non scettici, sono tutti interessati, perché ce l'abbiamo nel sangue. Però capisco la paura di mia mamma, quindi capisco anche un genitore che oggi si trova un ragazzino che non gliene frega niente, che ne so, di comprare la marca e si preoccupa perché dice: ma mio figlio sarà un vincente o no? Detto questo, la pandemia, che ha creato tanto, come dire, svantaggio per alcuni, pandemia che è stata solo in Italia, poi alla fine, principalmente, lasciamo stare un velo pietoso. Al di là del fatto tecnico, cioè ci sia stata o non ci sia stata, il modo in cui in Italia è stata gestita è stata una cosa angosciante, cioè 2 anni di angoscia. Perdonami, io prima di venire in Italia 2 anni fa, quando è venuto fuori sta roba, ero in Olanda, tutto aperto, tutti in giro a far jogging, tutti ma che mascherine, ma che niente. È arrivato in Italia da Milano a qua, autostrada a 3 corsie per parte, neanche una macchina, cioè, ma com'è possibile che 1 ora di aereo più in là vivono tutti normali e qua come se fosse day after, cioè, per cui vero. Parliamone di questa narrativa, ho amici all'estero che raccontano lo stesso. Però al di là di questo, ognuno si fa mettere nella situazione che vuole, perché tu deleghi un altro a pensare per te. Però io torno a dirti, c'è questa cosa, comunque siamo sempre lì, dipende tu se tu ti lasci vivere la tua vita da un'altra persona di turno o se tu vivi la tua, il mago la pensa come te, io sono d'accordo, però cioè, ne abbiamo pochi di maghi, la maggior parte delle persone in verità è spaventata. E anche lì ribadisco questa paura. Di cosa sei spaventato? Di quello che non conosci? E allora conoscilo, così non hai più paura, no? Ma io e te siamo concordi su questo. È semplice. Però per te è evidente, per me lo è anche, ma ti assicuro che io che lavoro proprio su questo, la gente rimane basita di fronte a questa verità. Ma veramente? Sì, e molte persone ti risponderebbero: tu sei stato fortunato. Ma non c'entra fortuna. Ma anche secondo me non c'entra la fortuna. Usare il cervello. Però... ma secondo te perché uno ha paura? Questa è una cosa che io non ho mai concepito, ma perché, da cosa deriva? Vuoi una spiegazione quasi seria? Sì. L'essere umano ha l'inconscio. L'inconscio ha 2 pulsioni principali. Una è quella alla varietà e una è quella alla sicurezza. Di queste 2 pulsioni, quello che nessuno ci racconta è che una sola è realizzabile, che è quella alla varietà. Perché la sicurezza è un'illusione sempre. Siamo in Friuli, abbiamo visto, io no per fortuna, ma il 76 è stata la dimostrazione per il friulano che tutte le sue sicurezze potevano crollare. Ma il nostro inconscio queste 2 direzioni segue e quindi per cercare la sicurezza è spaventato dalla varietà. Quindi, ma guarda che lo vedi in cose molto semplici, quelle donne che passano una vita col marito che le maltratta e le picchia e non lo lasciano. Uno dice: ma sei matta? No, è che quella zona di comfort lì, per quanto brutta, essendo un male conosciuto, alla maggior parte delle persone fa meno paura dell'avventura. È una roba che so che a te sorprende, ma è così, perché le persone non si riconoscono il loro potere creativo. No, non sorprende, e ti spiego il perché. La sigla di apertura del programma si chiama Burn the Ships. Burn the Ships vuol dire brucia le navi. E brucia le navi è praticamente, c'è una storia antica, eccetera, di un esploratore che era andato col suo gruppo di marinai, eccetera, alla conquista di nuove terre. Però arrivato lì nessuno voleva lasciare le navi, anche se stavano nel sconforto, stavano male, però nessuno voleva lasciare quella zona di conforto anche se stavano male, perché quella la conoscevano, l'ignoto non lo conoscevano. Allora ha fatto scendere tutti giù a terra il giorno dopo, ha mandato i suoi capitani a bruciare le navi e così non potevano tornare indietro e dovevano affrontare il futuro. Esatto. Per cui delle volte la vita ci mette in delle condizioni dove dire: ehi, affronta il futuro, e poi tu ostinato stai là e poi te la ripresenta di nuovo e di nuovo, fino a che alla fine ci sbatti la testa e qualcuno si sveglia e alcuni vanno schiacciano. No, ma è così. Però è vero. La vita ti mette davanti queste situazioni per svegliarti, se tu vuoi
concepirle. Costantemente. La vita è miracolosa da questo punto di vista, ma io da mago ti direi che proprio perché la vita è una tessitura che è rivolta ad ingrandirsi ed evolvere, la vita è sempre nostra alleata, fa sempre del suo meglio per metterci nelle condizioni di imparare, di crescere, di star bene. E siamo noi che siamo strutturati così e che quindi all'idea di lasciare qualcosa che non conosciamo abbiamo mille paure. Poi esercizio, sai, la prima volta lasci qualcosa e scopri che stai meglio, la seconda scopri che stai meglio, alla quarta capisci che cavolo, funziona così, siamo nati per far quello. O che se non va bene non sei morto comunque. No. E quindi è esperienza per fare del meglio il prossimo giro. Però è un atteggiamento che io sposo, sono i cardini della magia, ma che ti assicuro che quelli che lo dicono finiscono bruciati tante volte. Ma questo mondo cambierà, insomma. Tanto comunque il ciclo di vita nasci e comunque il corpo, cioè non nasci perché te sei eterno, ma il corpo nasce e finisce, è un cerchio. Per cui alla fine non devi aver paura di niente, perché tanto tutto è in prestito. Anch'io che sono qua sono in prestito, oggi ci sono, domani non lo so, per cui c'è la tua sicurezza, non viene da quello che tocchi, da quello che sei, non è nulla di sicuro. È un mezzo questo. quello, è un mezzo. Siamo d'accordo. Ma se non lo capisci, ovvio che avrai paura. Certo, e la paura ammazza, Certo, ti impedisce da vivere la tua vita, la paura. Ti impedisce di connetterti a te stesso, di sapere chi sei e di riconoscere che puoi creare la tua realtà. Certo, siamo i timonieri della nostra nave, Mamma basta mia. volerlo. Ma poi lì, questo è un tema, no, di quelli sempre filosofici, che il fatto è il libero arbitrio. C'è un tarocco, uno degli arcani maggiori, che è la ruota della fortuna, che parla proprio di questo. Io, per spiegarlo ai miei allievi, faccio l'esempio del cammino di Santiago, no? Io l'ho fatto anni fa, io sapevo che sarei partito da Saint-Jean-Pied-de-Port e arrivato a Santiago. Per fare questo cammino ci sono milioni di strade. Ok? Quello lì è il destino, cioè le strade già ci sono, il libero arbitrio è scegliere una di quelle strade e assumersi la responsabilità, se hai scelto quella sbagliata, di tornare indietro e prenderne un'altra. Cioè non è che se ti trovi nella strada più difficile, cattiva strada, vedi, Dio mi odia. Chi l'ha scelta? Tu. Non avevi tutti gli elementi per scegliere quella strada, pace, non morirai per questo, torni indietro, ne prendi un'altra. Questo è il libero arbitrio, la capacità che abbiamo di scegliere su ciò che come affrontare ciò che il destino ci offre. È una crisi o un'occasione? Poi ribadisco, a seconda della condizione può essere più o meno difficile, ma se tu di base hai questa convinzione sarà sempre più tollerabile, sempre. Più è difficile, più tira forza. Ma certo. E più gusto c'è nella riuscita. Ma sicuro. Comunque sia. Ma poi, insomma, io sono dell'idea che se è troppo difficile t'ammazza e quindi torni il prossimo giro e hai risolto il problema. E se non ti ammazza, vuol dire che alla fine la vinci. Cioè, certo, siamo qui per creare la realtà, per trasformarla, ci mancherebbe. Sai, io ho pensato, una magia che potrebbe essere, cioè, ovviamente non al tuo livello, però una magia psicologica che ognuno di noi può fare, è semplice. Allora, uno dice, che brutta giornata oggi, qua là, eccetera. Ma, zio Billy, la giornata non è brutta, è perfetta, l'ha fatta Dio. Cioè, sale quell'ora, scende quel giorno là, viene la luna, è perfetta la giornata, non c'è niente che non va nella giornata, la giornata è perfettissima. Siamo noi che stiamo condizionando la nostra esperienza di questa giornata. La giornata è perfetta e siamo noi che la stiamo scrivendo nel modo sbagliato, per cui la magia sta nel dire ok, sono io che la sto condizionando col mio pensiero o con il mio agire. Ferma un attimo, blocca tutto, sono positivo e dobbiamo dirci, cioè, se vogliamo ovviamente, oggi ok, la giornata l'ho vista brutta fino adesso. Ok, adesso mi fermo, faccio una magia. Certo. Adesso la giornata sarà bellissima, la giornata sarà fantastica e qualcosa di fantastico succederà a me e qualcosa di fantastico succederà attraverso me. Nel senso, porterò qualcosa di fantastico anche per gli altri. E questa deve essere una magia che... Questa, guarda, è la magia. Tu hai appena descritto com'è
l'arte attraverso la volontà di cambiare le energie sottili per ottenere un risultato concreto, cioè nel momento in cui io accetto che quello che considero oggettivo non lo è, perché tutto ciò che noi viviamo come esseri umani è la nostra interpretazione dell'esperienza. Sì. Quindi basta che noi la riscriviamo. Ecco, diciamo, io l'ho spiegato in parole povere e lui No, che ha ma siamo studiato concordi, però in è un modo questo. più, diciamo, No, tecnico. lo ecco. stesso, cioè, però è così. Sì, però come lo spieghi te è comprensibile. Ho studiato. Ecco, se sai, Ho studiato un sacco di anni per poterla spiegare bene a chi non la ecco, capisce. Ecco, no, io col studio, con i libri, cioè Vabbè, non ma ho- ognuno il suo, perché non ho probabilmente avuto- c'è chi preferisce assolutamente il tuo modo, perché non è detto che è il non mio, so. no? E quindi siamo in due a passare lo stesso messaggio. Sì, però è abbiamo creato interessante un bel come uno lo ponte. spiega in un modo, cioè magari tu può essere complicato, mi l'ho detto in modo semplice, però poi alla fine si rifà sul stesso Certo, concetto. diciamo la stessa cosa. Sì, questo è molto bello, molto Ma bello. io- Per cui la magia alla fine ognuno di noi può crearla ed essere artefice della propria magia. E certo, Diciamo, ecco. ognuno di noi può creare la sua realtà, ma poi anche con cose concrete, voglio dire, cioè se tu vuoi una cosa ma la vuoi davvero, perché non dovrebbe manifestarsi nella tua realtà? Ah, tutto Devi può, basta solo volerlo. impegnarti ed essere sicuro di volerlo davvero, perché se io mi dico che voglio laurearmi in giurisprudenza, ma in realtà lo faccio solo perché i miei genitori sono tutti avvocati e io invece vorrei dipingere, è chiaro che farò una fatica boia e forse non ce la farò. Autenticità, presenza e un po' di sano coraggio per divertirsi, quella è la magia. Poi. E non solo, perché c'è anche un altro rovescio della medaglia. È come dire, io voglio questo e poi si avvera. Ah. E poi devi mantenerlo. Certo. Cioè, parliamone. Certo. Per cui quello che tu vuoi devi essere anche sicuro a cosa comporta quello che certo. tu poi riceverai. Perché Sì. devi valutarlo bene. Diciamo che non in solo per un generale, capriccio. secondo me, se uno si assume la responsabilità, cioè accetta che quello che gli arriva è quello che lui vuole, di solito fa questo ragionamento, perché è quando le cose ti arrivano e pensi che ti arrivano per caso, che è ma è Niente arrivata. per caso. Quando invece sei tu che dici no, io voglio questa cosa, se poi ti arriva e non ti piace, diceva Oscar Wilde, no? È brutto quando gli dei non ci accontentano, ma può essere più brutto quando ci accontentano, perché bisogna sapere cosa si chiede. Tuttavia, insomma, io credo che se uno si assume la propria responsabilità, se quello che ti arriva non ti piace, lo puoi anche cambiare poi. Fino a un certo punto, Fino a perché un certo se uno punto. desidera un figlio, cosa fai? Cambi figlio? Pensavo la stessa dipende cosa. No, ci sono cose da cui è difficile tornare indietro. Hai capito? Diciamo che però se uno decide che vuole un figlio e se ne assume la responsabilità e poi cambia idea, forse non è tanto allineato con se stesso. Per quello Poi bisogna essere sicuri a cosa comporta poi quello che tu avrai. conoscersi, stare attenti all'immaginario poi, no? Perché torniamo sempre lì. Non dobbiamo comprare gli immaginari degli altri, bisogna essere presenti e sapere cosa piace a noi. Se io guardo la pubblicità di un whisky che è tutta figa, ma il liquore secco non mi piace, la prima volta che lo provo dovrò capire che non mi piace, non devo continuare a berlo perché l'immagine che mi hanno venduto mi è piaciuta. E questo è uno dei problemi che abbiamo oggi, che ci vendono una serie di miti e di modelli No, fermo, non ci vendono. Loro ci vendono. Acquistiamo, ci propongono. Loro vendono, noi compriamo. Quello è il loro problema. cercano di vendere, loro se no propongono. non farebbero pubblicità. No, è Cercano vero. di vendere, ma siamo noi che accettiamo di comprarlo. Sì, è vero, Non ma è che siamo loro ci sempre vendono. lì. No, perché noi possiamo dire di no. Certo, non è che se te lo siamo vendono per consapevoli, forza. coerenti, allineati, certo. Per cui, capito, cioè alla fine noi dobbiamo essere responsabili, noi dire guarda ci hanno proposto, no, sei tu che l'hai accettato. Però fermo. sai, quando il rapporto è 1 a 100, dei dubbi ti vengono, no? Cioè se tu fai una cosa e ci sono 100 che ti dicono il contrario, è legittimo che ti vengano dei dubbi. Poi se sei allineato ti ascolti e vinci questi dubbi. Se non sei allineato io capisco che uno un po' possa vacillare. Guarda, io anche se ce n'è 1000 contrari, Ma su di te non avevo nessun dubbio, cioè su di te io sei mio motto limpido. è, chi mi ama mi segue, il resto si sposta, punto, zero. La vita mia devo vivere rispettando il mio prossimo, amando il mio prossimo e rispettando come me stesso, anzi anche di più, però la vita è mia.
Cioè io devo essere responsabile per me stesso. Assolutamente non è che d'accordo. 100 si butta giù per il burrone, devo farmi un dubbio se devo buttarmi anch'io. No, No, io concordo. Il problema è che non tutti la pensano così. Ma se ognuno la penserebbe così, sarebbero risolti un sacco di problemi. Saremmo tutti maghi e streghe. Io sono d'accordo. Infatti spero vivamente che si moltiplichi questa popolazione di maghi e streghe intesi come persone consapevoli che vogliono quello che vogliono, che sentono e che cambino la realtà, che siano pronti a pensare con la loro testa. Secondo me ci stiamo muovendo in quella direzione. Ci vuole ancora un po' di tempo per agganciarli tutti, ma io ribadisco, la pandemia che dicevo è stata per alcuni questa tragedia. Leggevo l'altro giorno un articolo in cui parla di un numero straordinario di giovani che a fronte di questo periodo hanno lasciato il lavoro che facevano perché hanno capito che non era per loro e si sono andati a cercare un lavoro che li rappresenti. È una bellissima cosa che dimostra come non è vero che siamo tutti ottusi, non è vero che nulla sta cambiando, perché bisogna mandare qualche messaggio positivo, perché siamo sempre a parlare delle cose che non vanno. Ma diciamolo che invece questa magia si sta compiendo, c'è un risveglio di coscienze, ci sono, vedi questo programma tanto che viene fatto, cioè ci sono tutta una serie di input che ci dicono che per fortuna a fronte di cose meno belle ce n'è altre che stanno rinascendo. Sì, che però è possibile. rinascono perché ci sono delle difficoltà, se no magari allora io ti dico una cosa che io sto accorgendo adesso, un po' non è che mi preoccupa, però mi lascia un po' così. Allora io dico, finché c'erano dei problemi che erano chiusi, questo, quell'altro, cioè chiusi, cioè, non si faceva chiudere, cioè, o influenzare a questa cosa qua. Ok, allora la gente ricercava un po' in se stessa, e magari andava in profondità, faceva delle riflessioni, eccetera. Adesso che nell'aria C'è sta arrivando la primavera e dice, adesso va, aspetta, lasciamo un attimino libero il gregge per un po', finché è così, perché se no sto troppo sotto pressione poi si ribella. Allora lasciamo un po' libero il gregge un attimino fino a che arriva brutto tempo quest'autunno, poi li richiudiamo, però intanto gli diamo un parvenza di tanto così non ci pensano. Io vedo che la gente non è che dice cavolo, cioè alcuni sì, ma alcuni dicono ok, guarda, adesso è passato il periodo che ero chiuso, adesso sto bene, non mi dedico più a me stesso, mi dedico solo al godimento delle cose, le cose materiali, questo e quell'altro eccetera, e qualcuno vedo che cambia e io dico ma un attimo, questa cosa deve essere servita per noi, per ricercare in noi stessi questo creato, perché il nostro cammino continua indipendentemente dal mondo esterno, cosa fanno gli altri, cosa propagano gli altri o cosa narrano gli altri. Siamo noi che dobbiamo farlo per noi stessi. Addirittura dal mio punto di vista l'unico mondo che esiste è quello che creo io, quindi figurati. Io sono d'accordissimo. Sì, perché sennò si rischia a vivere il mondo in base a uno, se ci lascia la libera uscita, se non ci lascia viene da noi, per cui dobbiamo continuare più che mai la ricerca in noi stessi perché non ricapiti questo, perché se noi ci adeguiamo ricapiterà perché non abbiamo fatto un lavoro su di noi prima, no? Sono assolutamente d'accordo e secondo me possibilmente, ma tu ora lo stai facendo ad esempio con questo programma, dare più occasioni possibili a chi è sulla lama del coltello, no? Perché c'è chi è schierato tutto da una parte, c'è chi è schierato tutto dall'altra e chi magari ha solo bisogno di una spintarella, che non vuol dire andare a convincere, ma è solo offrire. C'è questo programma dove presenti così tante opzioni, tanti punti di vista, è qualcosa che poi a uno può piacere, qualcosa di più, qualcosa di meno, però già il fatto di sentire dei punti di vista diversi e di scegliere cosa gli piace di più o di meno, secondo me dai già dei semi, degli input che poi ognuno prende raccoglie, in base a chi viene, magari in base a te, in base a un'altra persona, ma anche a chi è la controparte, no? Perché come si diceva prima, non è che puoi piacere a tutti e arrivare a tutti, no? Io dico una cosa in un modo, tu la dici nell'altro, ci sarà chi la sente vibrare più detta da te, c'è chi la sente vibrare più detta da me, e viva Dio, per fortuna siamo diversi e la diversità è quello che ci rende così creativi, perché se tutti creiamo la stessa cosa avremmo un mondo molto triste fuori, no? Basterebbe uno in TV che dice come fare e gli altri che seguono come prima. Ma poi io penso che Dio, che è un gran burlone, ci abbia creato apposta così diversi. Lui è lì con i popcorn che vede cosa buttiamo fuori, no? Dice guarda questo cosa si è inventato stavolta, genio, fatto bene, bravo Leonardo da Vinci. Oppure aspetta che ritentiamo, gli diamo un'altra opportunità, oppure dice, gli mettiamo un ostacolo, lo vedo un po' in difficoltà, diamogli una spintarella, però questo
Eh sì, è un po' come una partita a Monopoli, vedere se rimaniamo presi dentro il materiale o no, se rimaniamo presi dentro certo. la collera o no, la rabbia o no, perché alla fine sono tutte cose che noi scegliamo di mettere in noi stessi. Esempio, anche la rabbia. Una cosa è che noi accettiamo di essere arrabbiati certo. o no, non è che quello Tutte ci le emozioni. inculca qualcosa, che siamo noi a dire no, non mi lascio influenzare da quello che lui mi sta propinando, cioè siamo noi gli Certo. artefici anche del nostro stato d'animo. No, assolutamente, ma se tu consideri che le emozioni sono qualcosa di assolutamente interno dal punto di vista magico, in realtà quello che noi abbiamo all'esterno si interfaccia col nostro interno attraverso le sensazioni, quindi quello che vedo, quello che gusto, quello che sento. Le emozioni sono le etichette che noi mettiamo a quelle sensazioni. E quindi noi pensiamo che l'emozione ce la susciti un altro, in realtà l'altro ci dà un input, siamo noi che invece a quell'input colleghiamo quella reazione. E di conseguenza, se noi impariamo che le emozioni, sono degli strumenti attraverso i quali capire se stiamo male o bene, non è che ci dobbiamo fare impossessare. Chiaro che se adesso qui entra uno e mi insulta, io mi arrabbio, ma riconosco. Ma perché? Perché è una cosa che a me non piace. Ma cosa c'entra? Ma c'entra perché io mi sento in questo. La differenza ma non è che batte sull'ego se ti arrabbi. Probabilmente, ma infatti il punto qual è? Se io mi arrabbio e riconosco che questa è la mia modalità interna per dirmi questo non mi piace, posso dare un bel respiro profondo, ritornare in me e decidere che questa persona non mi piace. Se invece questa emozione le permetto di cavalcarmi, io divento quell'emozione e allora sì che lui diventa pericoloso, perché ci inneschiamo in un gioco dove dopo diventa ego assolutamente, no? Chi è più forte, chi la sa più lunga, Però bisogna riconoscerle le emozioni, perché non si può vivere senza, servono a dirci se ci piace o non ci piace una cosa. Ma sai che io ho un po' di difficoltà su questo. Sì? Cioè, no, ti spiego, perché quelle poche volte che magari qualcuno ce l'aveva su con me per qualche suo motivo, perché tante volte sono solo delle incomprensioni o magari quello che lui vede in te, o magari può essere gelosia o invidia o questo, mentre magari tu ti sei fatto un mazzo tanto, però quello non lo vede solo che tu sei riuscito in delle cose, lui no, magari lui non si è impegnato, tu sì, cioè, comunque al di là di questo, quando mi è successo quelle poche volte, rare volte, che qualcuno mi offendeva, ma sai che io rimanevo male per lui. Oddio, Ti giuro veramente, No. a parte mi veniva un po' da ridere, dico ma guarda sto qua è impazzito e poi dopo io dicevo cavolo come sta soffrendo questa persona, e dico zio Bini magari sono causa di sofferenza sua, aspetta che gli parlo per vedere se riesco a fare qualcosa per lui che si sta arrabbiando, sta insultando me. Però in realtà se mi sta insultando vuol dire che lui sta male per una cosa mia. Allora io mi sentivo quasi in dovere. in dovere di cercare di togliergli queste nuvole in testa per capire il perché questa sua sensazione negativa gli creava un dolore, perché se uno è arrabbiato con te vuol dire che sta soffrendo, attenzione. Però il procedimento è lo stesso, no? Lui sta soffrendo per qualcosa di interno, lui ha preso quello che tu gli hai rappresentato e l'ha elaborato secondo la sua esperienza. Lui ha visto in te, cioè non è che io l'ho rappresentato, no, sì, nel senso che lui ha visto questa cosa, ma guarda, questo funziona sempre. Io un esempio che di solito faccio è, tu immagina, no, che io arrivo a casa, trovo la mia amorosa, al momento è proprio immaginazione, non ce l'ho, ma se avessi l'amorosa, arrivo a casa, la prendo per il polso, la tiro a me e la bacio. E lo faccio perché ho visto mio papà che faceva così con mia mamma, la prendeva per il polso, la tirava a sé e la baciava. Metti tu che però la mia ragazza avesse suo padre che faceva la stessa cosa, arrivava a casa, afferrava sua mamma per il polso e poi le dava 2 sberle. Questo cosa farà? Sì, che lo stesso gesto susciti in me e in lei 2 cose completamente diverse. Perché per me ti afferro per il polso è ti amo. Per lei ti afferro per il polso è ti corco di mazzate. Quindi vedi che lo stesso input suscita nelle 2 persone 2 emozioni diverse. Se noi non riconosciamo questa cosa, che è il discorso che fai tu, finisce che litigheremo, perché io le dirò ah vedi non mi vuoi, sì. Lei mi dirà ah vedi tu mi vuoi far male, sì. E ci siamo fregati sulle emozioni perché ci siamo fatti cavalcare. Invece se ci parliamo capiremo che quel gesto è collegato
per me è una cosa, per lei è l'altra, e potremo sviluppare un altro linguaggio. Quindi di fatto le emozioni sono sempre codici nostri interni che noi applichiamo a qualcosa di esterno, non è mai davvero l'altro che lo suscita, siamo noi che lo interpretiamo. A volte tenere presente questa cosa è più facile, a volte è più difficile, ma sono d'accordo, quando tu impari questa cosa smetti di reagire e inizi ad agire. Quindi anziché reagire agli input esterno, tu cominci a creare la tua realtà. È un procedimento che ha a che fare con il conoscere te stesso, come dici tu, perché tu devi sapere chi sei e quindi sei neutro anche se uno ti insulta. Certo. Io. Anzi, tanto di onore se uno mi insulta. Anche secondo me, in fondo. Cioè io ti dico, se uno ha avuto il coraggio sì, di insultarmi, cioè io lo rispetto e lo Certo. apprezzo, perché gli dico grazie per aver manifestato, piuttosto che mi fai un sorriso, mi odi da dietro. certo. Cioè, per cui Se non io lo altro rispetto poi- e cerco di capire il perché del suo gesto, Anche e perché- cerco di instaurare un ponte di comunicazione. Anche perché secondo me se ti insulta, se non altro lo hai colpito in qualche modo, quindi è già Certo. una buona cosa. Sì, sì. Certo, e allora cerchi di creare un ponte di comunicazione, quella specie di magia d'intento, certo. di modo che magari alla fine nasce anche una grande amicizia. Potrebbe, assolutamente. Invece Poi di dipende scontrarsi, sempre... poi allearti. Certo, ma che sarebbe la famosa co-creazione da cui siamo partiti, no? Imparare che siamo tutti fili di una tessitura, quindi quando io faccio male a qualcuno, lì sto creando un buco del quale risentirò anch'io, cioè non c'è mai Certo. scampo da questo, però lì andiamo su un livello di visione che è molto ampio e che magari richiede un po' più di attenzione e di comprensione o molta intuizione, a seconda. Secondo me già cominciare a imparare a conoscersi, a capirsi, ad assumersi la responsabilità di quello che si crea, cambiamo il mondo. Diciamo, se uno viene da te, principalmente, che tipo di problemi ha? Generalmente. Guarda, Così. grazie a Dio, problemi molto ordinari. Sì, o turbe, Anche o perché mettiamola cioè, così, se sì. uno ha un problema serio, patologico, va dallo psicologo. Sì. Medico, va dal medico, che ognuno fa il suo. No, di solito ci sono le coppie in crisi, i genitori, figli, quelli che fanno un lavoro da una vita e vogliono cambiarlo e non riescono a cambiarlo, ci sono quelli che non trovano la loro strada, mi capita già più difficile, gente che magari ha perso qualcuno, un lutto, e che quindi deve cercare di superarlo. Sono tutte quelle situazioni in cui ci si percepisce come bloccati. Dal punto di vista magico poi è proprio così, perché noi saremo fatti per fluire, per funzionare bene. Accadono degli eventi che noi metabolizziamo male e che ci bloccano in un vortice, no? E tu hai questa sensazione che corri come sulla ruota di un criceto e non ti muovi. Io dico sempre, il mio scopo non è farti trovare le risposte, è farti avere nuove domande, perché quando tu impari a farti domande diverse sul tuo problema, e dopo trovi soluzioni diverse, no? Diceva Einstein, credo che non puoi risolvere un problema applicando le stesse soluzioni che hai usato finora e che hanno fallito. Quindi questo, cioè, in genere, poi insomma mi sono capitate situazioni un po' più pesanti, magari di persone che avessero avuto problemi in infanzia anche importanti, ma normalmente, sai, io ribadisco, abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci dia una pacca sulla spalla e ci riporti alla realtà, cioè che ci ricordi che non per forza quello che noi vediamo è vero, quindi mio marito non mi ama più. Ma chi te l'ha detto? Gliel'hai chiesto? Cioè, hai parlato con tuo marito? Da quant'è che non parlate? No, ma io lo so. Basta veramente una poco, scusa. no? Solo che questa cosa di parlare con qualcuno che non conosci è molto più facile di farlo con qualcuno che conosci, perché l'amico è coinvolto, ti vuole bene, cerca di aiutarti e qualche volta magari fa fatica a dirti le cose come sono. Una persona che non conosci e che non ti giudica è facilitata, non è vero che per forza è meglio, però è facilitata ad aiutarti ad avere una visione chiara della situazione. Questo è in generale. Ma non potrebbe essere anche che il miglior amico sei te,
di te stesso e tu parli con te stesso e rifletti certo, ma sulle guarda cose, che alla fine questo accade, o parli anche col Sì, sì. spirito guida che poi ti fa arrivare i segnali, i messaggi, Di le cose, fatto io nel mio lavoro non faccio altro che essere uno specchio. Do la possibilità alla persona di parlare con se stessa. Questo fanno i tarocchi. I tarocchi sono un modo per fare una lettura energetica, quindi io ti mostro non qualcosa che non sai, qualcosa che tu sai ma per X motivi non riesci a vedere. Io ti faccio da specchio, ti aiuto a parlare, ti aiuto a vedere la situazione, anziché standoci dentro e sentendoti chiuso, dandoti la possibilità di respirare. Tu, tra virgolette, la vedi attraverso di me, io te la racconto. Se vuoi, in qualche misura, io faccio parlare il tuo angelo custode, se ti piace chiamarlo così. Ti do questa possibilità che magari non sei stato allenato, non ti è stato insegnato a fare, e io lo faccio per te, ti aiuto a sentire. Ma infatti 9 su 10 le persone quando fanno la seduta non è che mi dicono no, non ci credo, mi dicono cavoli, questa cosa l'ho sempre saputa ma non l'ho mai vista così chiaramente. E io lì, ma le vedi proprio le persone che fanno questo? Cioè quando si riconnettono a se stessi, ed è una cosa dal mio punto di vista eticamente parlando molto bella, perché questo gli riconosce che io sono stato solo uno strumento, quindi non è che sono dipendenti da me. Chiaro, se ti ritrovi, intanto hai imparato come si fa e magari lo fai da solo, poi se ti ritrovi in un problema diverso può darsi che torni, ma ormai sai come funziona, sai che le risposte le hai tutte tu dentro, quindi io ti do un aiuto e basta, non ho altro da fare. per cui praticamente sei quella parte che li aiuta a riconnettersi con se stessi. Sì. Praticamente, cioè, gli fai da ponte, praticamente Li faccio da ponte, li sì. fai vedere se stesso quel punto che magari si è interrotto, si è bloccato a un certo punto della loro vita, tu li aiuti a dire no, guarda che tu sei così, e loro dicono ah ecco, e allora poi lì cominciano, ovviamente poi magari avranno gli altri bassi, roba eccetera, che Ma questo però fa diciamo parte del tu viaggio, ci sei no? per aiutarli a riconnettersi e ovviamente Esatto. vivono meglio dopo, cioè. No, Se dico, no quello è lo avrei scopo. fallito. Sì, quello Sì. è lo scopo. Ma tu pensa che alla fine i tarocchi, che sono lo strumento che io uso, li uso perché sono immaginativi, no? Quindi parlano per simboli. Quindi Sì. è una modalità di connessione diretta col proprio inconscio. Il nostro inconscio parla per simboli, no? Non parla per parole. Quindi quando tu fai vedere e spieghi in una stesa di tarocchi che è il problema, le persone da sole, al di là di me, fanno tutta una serie di associazioni tra le immagini, quello che gli è accaduto, e cominciano a vedere la cosa sotto un'altra luce, ed è quello che sblocca, perché poi quello sblocca. Una volta che tu hai capito dov'è il problema, te lo devi risolvere. Sì, se no Che sei è lì sempre il punto centro, capo. cioè Ma la io gente non- vuole risolverlo dopo? Qualcuno sì e qualcuno no. Però una volta che l'hai visto e che io ti ho chiarito questo, se poi non lo risolvi, non ti vieni più da me a lamentare. Certo, perché è facile lamentarsi senza fare qualcosa. Ma ovvio. infatti, per quello ti dicevo questa cosa della lettura del futuro. Quelli che cercano la lettura del futuro di solito cercano questo. Cercano che tu gli dica cosa accadrà, così loro No, io non. accadrà questo e io sono a posto. E io quella cosa lì sono contrario. Cioè io ti Allora. dico cosa non va e tu poi, con tutto quello che so per supportarti volentieri, ma non è che io con la bacchetta magica ti metto a posto la tua situazione. Anche perché, come diceva Ippocrate, la guarigione è qualcosa che viene sempre da dentro, non Certo. c'è niente di esterno. Cioè io posso aiutarti a innescare un procedimento, posso dirti come ho fatto io, ma poi sei tu che ti devi guarire a qualunque livello. Se tu non vuoi essere guarito, che poi è il discorso che facevi tu proprio all'inizio, il rispetto. Cioè se una persona non vuole essere aiutata, non vuole essere guarita, sta bene lì dov'è, io Certo, non possiamo influenzare non il suo sono qui cammino. per trasformarti, io sono qui per, hai bisogno di una mano con quello che io so, in cui credo, volentieri. Se no, amici come prima. Ovvio, mentre tanti pensano di essere l'autori, dice ma chi è autore? Insomma, ma cioè, capisci già che- tanto riusciamo a fare per noi stessi, figuriamoci Ma sì, per ma gli che poi altri. cioè se io presuppongo come mago che io Sì. sono il creatore della mia realtà, e devo presupporre che anche tu sia il creatore della tua. Ovvio. Quindi al più possiamo lavorare insieme per crearla, ma non posso sicuro io crearla tua, se no è magia nera.
Esatto. Inferno. Sì. Peccato. Però vedi, è molto bella questa visione chiara e limpida che hai, perché veramente puoi apportare tanta chiarezza nella testa della gente, e questa è veramente una magia positiva, perché poi li aiuti nel loro cammino, gli illumini a vedere se stessi e farsi una luce su se stessi, come un proiettore su se stessi. Certo, ma poi quando funziona, per fortuna spesso, la percezione che ho io è di aver acceso una lucetta nel buio, no? Quindi quando quella persona se ne va, al di là del fatto che mi ha pagato, quindi per l'amor del cielo è il mio lavoro, ma la parte nobile, e c'è l'idea che c'era una lucetta spenta che adesso si è riaccesa, è una cosa... Certo, una soddisfazione tua personale, sì. E comunque sia, secondo me, almeno io lo vedo su di me e anche altre persone che hanno sperimentato la stessa cosa, tu il bene che tu fai aiutando il prossimo ti torna tante volte di più. Tu accendendo una luce in quella persona ti ritorna tanta luce in te stesso lungo il tuo cammino. Ma ti dirò anche molto più basicamente, siccome a me quella cosa lì dà piacere, è già ritornato. Il fatto che io vedo una persona che è arrivata disperata, esce, non dico contenta, ma tranquilla, Dio, io sono già contento, perché vedi proprio l'innesco del procedimento di trasformazione. Quando alle persone si rinnesca questa capacità di trasformare e di creare la propria realtà, abbiamo fatto un altro passo verso quella bellezza di cui parlavo prima. Le persone sono fatte per fare cose belle, per creare cose belle. È che se lo sono dimenticate, hanno creduto a questa storia che la vita è dura. Ma sì, è dura qualche volta. Hanno voluto farsi influenzare, non so quanto uno ci creda, magari anche una situazione di comodo crederci, per pigrizia e per non darsi da fare, tanto la vita è brutta, è inutile, mi devo fare, si trova una giustificazione per la sua pigrizia. Però sai, se nessuno gliel'ha mai detto, non lo so, sai, su questo io e te non ci troviamo mai, perché io sono molto carino su questo. Ma sai perché sono così carino? Perché alcune delle persone che ho conosciuto, ma anche che non siano venute da me per una seduta, ma che magari sono venute ai corsi di tarocchi, no? Quindi si sono fatte un'idea di questo mondo, sono persone straordinarie. Non sono persone che dici medie, ottuse, che dici vabbè, qui ci devi fare un lavoro. Sono persone straordinarie che la prima cosa che ti chiedi, la domanda che ti facevi tu, ma con sta straordinarietà com'è che ancora non sei scattato? Quindi penso che da qualche parte un po', non tutta, ma un po' di giustificazione ce l'abbiano, che gli è mancato, poi hanno incontrato me e le hanno trovato, vedi com'è perfetto tutto nell'universo. Però volere potere, no. Nel senso, se tu hai quella straordinarietà puoi mettere in pratica, e se tu vuoi farti bloccare sei tu che scegli, per cui sei tu che infatti, ti nascondi la tua pigrizia, la tua lamentela, le tue cose pur non di non sono farlo. scusabili da quando lo sanno, che è il discorso che facevamo prima. Secondo te prima non lo sapevano? non erano consapevoli. Secondo me lo sapevano, ma però lo tenevano là per non darsi da fare. E quindi il mio ingrato compito è sbatterglielo in faccia. Esatto. E allora dopo la fine uno non ha più scuse. Esatto, anche se qualcuno continua. Certo, perché la pigrizia è più forte, normale. Va bene, insomma, però normale. fa parte del nostro mondo anche quello, no? Ascolta Manuel, uno che vorrebbe venire da te, eccetera, e dopo quello abbiamo parlato e tu gli hai spiegato, magari gli piace il tuo concetto, la tua visione, magari hai detto ok, mi ha trasmesso un qualcosa, voglio andare da lui e ampliare questa magia, questa conoscenza, queste cose, eccetera. Come fa a mettersi in contatto con te? Allora, grazie ai ragazzini che mi aiutano, sono sia su Instagram che su Facebook, basta cercare Manuel Martin e Dottor Manuel Martin, viene fuori la mia pagina ufficiale in entrambi i casi, e lì c'è anche il mio numero di cellulare. Consiglio scrivere via WhatsApp perché ho un brutto rapporto col telefono, rispondo di rado, e se no c'è il sito internet che è www.manuelmartinud come udine.com, e lì c'è tutto quello che è biografia, i libri che ho pubblicato, quando faccio tutto. Di più non ce n'è. Hai anche pubblicato dei libri? Ho pubblicato 2 libri l'anno scorso con la Cavinato sulla lettura dei tarocchi, come si leggono e sul percorso esoterico che c'è all'interno. Però, bello. Sono molto contento, era uno dei miei obiettivi di creazione
e sono molto felice di averlo raggiunto. Ah dai, una bella soddisfazione. Mamma mia. Come si intitolano questi libri? Si chiamano L'arte dei tarocchi, volume 1 e volume 2. Uno è sulla via maschile, uno sulla via femminile, perché all'interno del mazzo i primi 10 arcani sono collegati all'approccio maschile alla vita, quindi estroverso, e i secondi 10 a quello introverso, che è quello femminile, inteso come entrare in profondità. Ok, per cui abbiamo due parti di noi stessi, una maschile e una Certo. femminile. Abbiamo la parte che noi incarniamo, nel mio caso maschile, e una parte femminile interna, mentre una donna ha una parte femminile esterna e una parte maschile interna. L'animus e l'anima, e lì abbiamo ma è proprio i modi in cui ci approcciamo, no? Il maschile è estroverso, va fuori, conquista, il femminile è introverso, accudisce, impara, e dobbiamo imparare ad usarle entrambe, perché sarebbe ora oggi di essere arrivati a capire che non c'è un meglio o un peggio, ma che maschile e femminile lavorano insieme per creare poi, insomma, qualunque cosa. Bellissimo, e anche questa è magia. E anche questa è magia, assolutamente. Però bellissimo. Per cui sapete che se volete andare a trovare Manuel, sapete come fare tramite Instagram o tramite il suo sito, eccetera, o se volete scrivere a me, poi vi do il suo contatto, insomma vedete voi. E dai, sono contento di questo, che è stato veramente piacevole questa sera, che Anche abbiamo per parlato me. di un sacco di cose, Moltissime. tante cose molto belle, e hai anche portato per me personalmente una nuova visione di cos'è la magia, non una nuova visione, una nuova concezione, perché magari siamo abituati a vedere la magia come illusione, capito? Infatti. Quello che fa abracadabra, Esatto. robe, ma in realtà la magia è creazione, Sì. è potere, Se è è arrivato, illuminazione, sono tante contento cose. perché è una delle mie grandi battaglie, no? Togliere dalla magia questo alone di superstizione o di falso e scoprire che invece è una via molto bella da praticare per vivere bene poi. Veramente bello, guarda, ti ringrazio perché almeno per me mi hai portato una nuova visione più concreta della magia, e capire che ognuno può mettere in pratica la propria magia, e se casomai uno è bloccato, insicuro, eccetera, viene da te e tu gli fai vedere come svilupparla, Sbloccarsi. come metterla in pratica, come riconnettersi con la propria magia interna e iniziare un suo percorso, diciamo, ecco. Esattamente. Questa è una bellissima cosa, ecco. Cosa ti senti di dire, di lasciare come pensiero, come ultima cosa, diciamo, a chi Allora, ci ha ascoltato e ci ha seguito fino adesso? Io normalmente saluto tutti i miei amici dicendogli mi raccomando, non fate niente che io non farei, il che vi dà una grande libertà, che credo che sia una delle cose più belle di cui riappropriarci, cioè che siamo esseri unici e straordinari e che quindi è giusto fare ciò che ci fa star bene. Andiamo e divertiamoci, che la vita è bella. Io direi questo. Bellissimo, un bel pensiero, una bella dedica che hai fatto anche a chi ci ascolta e ci ha seguito fino adesso, ecco, che si è creato un bel gruppetto, sai, sono molto affezionato a questo No, ho visto, programma. perché ho visto un po' Sì. di puntate, ho visto che... No, io comunque prima di tutto, ma a parte ringrazio tutto e tutti, la vita in primis, che mi ha dato un corpo per essere qua, e la famiglia in cui sono nato, e l'opportunità di essere qui come ospite, tra virgolette, a Radio Piper, ospite vostro, dei vostri pensieri, di quello che seguite, del tempo che dedicate. È una bellissima esperienza, ecco, questo sì. E poi ti affezioni anche a tutti quelli che ci seguono, che scrivono, che ci crea veramente un bel gruppo. È bello Questo, anche poi sì, questa cosa, no? Che riesce a l'affiatamento. creare interazione anche col pubblico, no? Così non è solo Ma non è pubblico, è famiglia. A alla quel punto fine, sì. Perché famiglia sono le persone con cui tu ti affezioni nella Certo. vita, per cui sai, il pubblico è più una cosa distaccata. Per quello ti dico, cioè, bello che sento diventi proprio- un gruppo. Sì, se vediamo prossimamente, magari, sai cosa sarebbe bello? Che secondo me, vediamo di organizzare una serata, una giornata, un qualcosa, che tutte le persone che magari che sono stati ospiti, protagonisti, eccetera, come te, alle varie puntate, facciamo un giorno in cui magari tutti ci troviamo Wow.
con tutti voi che venite e così sì, ci incontriamo tutti e dal creiamo vero. una magia ancora più grande. Certo. Diciamo Anche perché questo. gli esseri umani quando sono insieme fanno effetto di Apason, no? Quindi accrescono notevolmente l'energia, mentre quello che fai da solo vale 1, quello che fai in 2 vale 3, quello che fai in 3 vale 6 e tutto così a crescere. Quindi Sì. tiriamo su un bel divertimento, no? Innalziamo Sì. un po' le vibrazioni. Sì, questo Bella idea. questo sarebbe. Sì, mi è venuto in mente adesso che in realtà adesso devo vedere come organizzarlo, magari adesso che il tempo viene più bello, eccetera, magari troviamo un posto all'aperto, magari facciamo tipo un rinfresco, un picnic, un qualcosa sì. dove ognuno porta un qualcosa da condividere col suo prossimo. Bello. Capito? Allora questo sarebbe ancora più bello, capito? Perché Una bella se festa. no diventa pesante per quello che lo organizza e tutto. Invece certo. no, cioè la cosa bella è che io porto qualcosa che vorrei ricevere, per Giusto. cui capito, è come uno scambio non solo di energie ma anche come doni, come gesto, capito? Certo, bellissimo. E si metterà un banchetto, ognuno porta qualcosa, mette là e ognuno si scambia quello che c'è, insomma. Bello. Ecco, quello, sì, io sono molto per queste cose, perché sai, io sono andato via da piccolo, cioè io quando avevo 16 anni già vivevo in Inghilterra, quando ne avevo 18 già mi arrangiavo da solo a vivere negli Stati Uniti, cioè la mia famiglia è stata le persone che ho incontrato, cioè a parte la mia famiglia di nascita, Chiaro. ma le altre sono le persone che tu incontri strada facendo e la maggior parte delle persone che tu incontri non le conosci, Ah no, per cui alla fine io parto dal concetto che siamo tutti amici, siamo tutti famiglia, anche se ancora non ci conosciamo. ancora non lo sappiamo. Sì, È vero. perché effettivamente tu incontri una tipa, ti spieghi quella eccetera e diventa, tra virgolette, la tua famiglia. Però lo era anche prima, se no tu non l'avresti conosciuta. Per cui In fondo cioè, siamo tutti umani anche, insomma, questa nostra convinzione, no, di essere divisi, diversi. non no? solo umani, cioè siamo ognuno parte di Dio, secondo me, e alla certo. fine ci connettiamo con la stessa energia. Cioè, poi io sono credente, per cui la vedo in un altro modo, ognuno poi la vede nel suo ed è giusto che sia Oh, così. ma sai, sono però- nomi diversi per la stessa cosa. Io ti direi che veniamo tutti dal tutto, al tutto ci siamo divisi, al tutto torneremo. Quindi Ecco, vedi, alla nomi fine, diversi, ma comunque sia, ecco, il concetto quello. comunque e questa è la cosa molto bella, insomma, ecco. Per cui grazie di esserci stati, di aver condiviso i vostri pensieri, il vostro tempo, di essere stati ospiti l'un dell'altro. Noi essere stati ospiti vostri, voi essere stati ospiti nostri, e si crea questa bella unione, questa bella energia tra tutti noi. E vabbè, adesso facciamo una pausa fino a mercoledì prossimo e poi ci ritroviamo con rinnovate esperienze, rinnovate riflessioni. Ecco, sapete che tutte le puntate, anche queste e le altre passate, le potete trovare sui vari social, su YouTube di Radio Piper, su Facebook di Radio Piper o Piper Club, sul sito www.radiopiper.it sulla sezione podcast, e così potete rivedere anche le varie puntate. Questa è la 13ª. Ed è un miracolo che siamo arrivati fino a qua, perché nella vita non mi aspetto mai niente e tutto quello che arriva è un grande dono, come anche il vostro tempo, e vi voglio bene, grazie per esserci e ci vediamo mercoledì prossimo. Un grande affetto a tutti e vi voglio bene, grazie. How did we get here? What cost away on a lonely shore? I can see in your eyes, dear. It's hard to take for a moment more. We've got to burn the ship
ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. I hope our lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into